Allora, buonasera. Possiamo iniziare questo Consiglio Comunale del 31 marzo e procediamo subito, dopo aver salutato naturalmente i consiglieri e il pubblico che ci segue da casa e anche quello qui presente. Cominciamo subito con l'appello. La parola al segretario Vittorino Spessotto, prego. Buonasera. Botteon Adriano. Carnelos Graziano. Dareggian Antonio. Darcier Caterina. De Bastiani Alessandro. De Valier Fabio. Dus Marco. Fasan Bruno. Fiorin Fiorenza. Maset Giuseppe. Posocco Gianluca. Sant'Antonio Paolo. Saracino Matteo. Sonego Elisa. Assente. Tocchet Silvano. Presente. Tonon Roberto. Ok. Su 16 a 20, su 16 consiglieri, 14 presenti, 2 assenti. Io ho assente solo Darè e Sonego. Sono 16 perché non possono essere 17, manca Costa e Bassetto. Sono 16. Allora, 14 presenti su 16 consiglieri. Ok? Possiamo iniziare. Prima di iniziare, ma prima ancora degli scrutatori? Beh no, facciamo subito gli scrutatori, allora se mi danno la conferma, Darcia Caterina, Marco Dus e Gianluca Posocco. Ecco, scrutatori. Prima però permettetemi di dare due notizie, una brutta e una un po' più bella. Sono notizie che non vorremmo mai leggere sui giornali. Purtroppo il giorno di Pasqua un ragazzo 17enne si è tolto la vita qui nella nostra città ed è una tragedia che segue di un giorno quella di un suo compagno, ex compagno di classe di Codogné, Patrick Breda. Sto parlando di Giulio Milacic, un ragazzo che frequentava l'Ipsia qui a Vittorio Veneto, e io penso che alla famiglia debba andare tutta la solidarietà del Consiglio Comunale. E un ringraziamento a questo padre che ha avuto il coraggio di andare ai funerali di Patrick oggi pomeriggio a Codogné. Domani ci saranno i funerali, domani venerdì, nella chiesa di Carpesica. Scusate, ma queste sono notizie che non vorremmo mai leggere sui giornali. Una notizia un po' più bella, qualcuno se ne sarà accorto, c'era un fiocco rosa sulla porta del municipio, l'assessore Denardi ha dato alla luce una bambina bellissima, Sara, e anche all'assessore vanno i nostri auguri, credo, di tutto il Consiglio Comunale. Allora possiamo iniziare. Nella riunione dei capigruppo è stato unanimemente deciso che il punto 1 all'ordine del giorno, la surroga del consigliere comunale Costa, che sarebbe passata in secondo piano per le risposte alle domande di attualità, rimanga il primo punto, così il Consiglio Comunale può operare nella sua interezza. E quindi io metto subito in votazione la surroga del consigliere cessato signor Giuseppe Costa, che siede adesso qui alla mia destra come assessore, con il signor Paolo Bassetto, vittoriese, residente a San Giacomo, che appunto nella lista numero 15 Cambia Vittorio con Roberto Tonon sindaco è il primo dei non eletti.
e voglio solo ricordare che il presente provvedimento è immediatamente efficace ope legis, quindi metterei subito in votazione la delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Quindi 14 favorevoli, gli scrutatori mi confermano, e a questo punto chiamo tra i banchi, tra i tavoli dei consiglieri, Paolo Bassetto, lo invito ad entrare e anzi credo che noi dobbiamo fargli i migliori auguri di operare nel miglior modo possibile. Eccolo qua, un applauso a Paolo. Ecco, se qualche consigliere vuole aggiungere qualcosa a questa brevissima surroga, lo invito a farlo in questo momento. Consigliere Fiorin, prego, il microfono. Allora, volevo ringraziare il mio capogruppo Giuseppe Costa, uomo di cultura, dialettica e impegno politico, per la preziosa attività svolta nel gruppo Cambia Vittorio e in questo Consiglio Comunale. Come nuovo capogruppo cercherò di continuare il suo ruolo. Gli faccio i miei migliori auguri per questo nuovo suo impegno politico. Colgo anche l'occasione per augurare buon lavoro al mio nuovo compagno, Paolo Bassetto, che ha ricevuto il testimone da Giuseppe. Grazie. Grazie. Grazie consigliere Fiorin. Consigliere Posocco, prego. No, guarda che fasato. Allora qui c'è un problema di... Va bene, consigliere Fasan, prego. Poi che parli io da questo? No, guardi, c'è uno spostamento Volevo solo congratularmi con il nuovo consigliere e gli auguro di un buon lavoro fra di noi. Vedo che è un ragazzo giovane e ho sentito anche parlare bene di questo ragazzo, pertanto ben arrivato e le auguro una lunga carriera in questo Consiglio Comunale come molti di noi caricano questo sito. Volevo anche fare gli auguri chiaramente a Costa, che finalmente ha trovato il suo sito ideale, che sarà sicuramente un vantaggio per tutta la città. Grazie. Grazie consigliere Fasan. Consigliere Saracino. Sì, do il benvenuto a Paolo Bassetto, so già che farà un buon lavoro perché è una persona molto valida, la conosco già, è un ragazzo giovane che può dimostrare che la gioventù ha una marcia in più rispetto a certi personaggi che ormai sono un po' datati, e ti auguro semplicemente che il consigliere Dus non ti faccia lo stesso augurio che ha fatto a me, cioè dicendoti che sei qua soltanto perché qualcuno ha rinunciato. Grazie. Grazie consigliere Saracino. Consigliere Dus. Colgo anch'io l'occasione per fare i miei migliori auguri a sia Paolo Bassetto che Giuseppe Costa, neoassessore e neoconsigliere. Sono sicuro che troverà un consiglio accogliente, come si è appena dimostrato accogliente il consigliere Saracino nei suoi confronti, per cui gli auguro il miglior lavoro. A Costa non serve dire niente perché conosce già la macchina e quindi so che saprà aiutare tutta la giunta a guidarla nel migliore dei modi. Grazie. Grazie consigliere Dus. Consigliere Sant'Antonio. Sì, anche da parte di Forza Italia un benvenuto a consigliere Paolo Bassetto, auguro buon lavoro e congratulazioni anche all'assessore Costa, auguro buon lavoro. Grazie. Bene. Allora, dopo la surroga, il sindaco mi chiede la parola, giustamente. Anch'io ringrazio in primis Beppi Costa, non so se abbia trovato il suo sito ideale, perché ho sudato 7 camicie per convincerlo che non è quello ideale, ma serviva un aiuto in giunta.
Per quanto poi riguarda il giovane amico Paolo Bassetto, mi rivedo un po' in lui, nel senso che avevo più o meno la sua età quando anch'io ho cominciato a sedermi per la prima volta nei banchi di questo consiglio, era l'altro millennio, ahimè, per me. Per cui sono davvero contento che in giovane età cominci questo servizio per la città, non perché qualcuno ha rinunciato, ma perché qualcuno è stato chiamato a fare altro, a un altro servizio. Grazie. Grazie signor Sindaco. Consigliere Darè. Sì, Prego, buonasera a tutti, per ringraziare innanzitutto e dare il benvenuto al nuovo consigliere comunale, una nuova esperienza a Paolo Bassetto, quindi benvenuto tra di noi e un benvenuto nel ruolo diverso di assessore al Giuseppe Costa, quindi un buon lavoro a tutti e naturalmente ci confronteremo come sempre. Grazie consigliere. Bene, consideriamo esaurito allora il punto alla surroga. Domande di attualità. Domanda di attualità presentata dal consigliere Carnelos Graziano, al quale do la parola per illustrare la sua domanda. Prego. Sì, grazie Presidente. Ho presentato questa domanda di attualità perché credo che quello che sta avvenendo al Cesana Malanotti sia vergognoso e scandaloso ed è giusto che i cittadini vittoriesi e le cittadine vittoriesi sappiano quello che avviene in questo nostro benemerito ente. Per non lasciarmi prendere dalla foga mi limiterò a leggerla. Premesso che in data successiva alla convocazione del prossimo Consiglio Comunale, dalla stampa locale abbiamo appreso che il Consiglio di amministrazione del Cesana Malanotti ha unilateralmente e incredibilmente inserito nell'uovo di Pasqua confezionato ai vittoriesi l'amarissima sorpresa del furto alla città della prerogativa della nomina dei 5 membri del Consiglio di amministrazione dell'ente, con l'attribuzione della competenza a nominare la maggioranza dei membri ad enti diversi dal Comune di Vittorio Veneto, che tale decisione è stata assunta dal Consiglio di amministrazione il cui mandato scade il 5 maggio 2016, che tale determinazione appare un palese ed incontrovertibile scempio della memoria e della volontà degli insigni illustri donatori vittoriesi che avevano affidato con lasciti testamentari alla città di Vittorio Veneto l'amministrazione della costituenda istituzione caritativa. Si rivolteranno nella tomba, credo. Che la città di Vittorio Veneto, proprio perché il Cesana Malanotti era un'autentica espressione della vittoriosità, aveva consentito la confluenza in tale istituzione anche dell'IPAP del Zorzi Luzzatti, anch'essa ente di assistenza e beneficenza per la collettività vittoriese, che proprio in virtù di tale incorporazione nel decreto regionale del 2011 il patrimonio dell'ente è stato quantificato in euro 19.729.277 euro, che tale antidemocratica determinazione è stata assunta in modo unilaterale, senza sentire la volontà del Consiglio Comunale, unico organo eletto direttamente dal popolo vittoriese e che rappresenta quindi la volontà dei cittadini del popolo. Che tale organo ha in più occasioni chiesto un confronto con la Presidente pro tempore del Cesana Malanotti, che il Consiglio Comunale ha altresì richiesto la presenza della suddetta signora Presidente ad una seduta pubblica del Consiglio Comunale per illustrare le strategie amministrative e le linee programmatiche di sviluppo dell'ente da lei presieduto, a nome e per conto dei cittadini vittoriesi. Che tali istanze, con alterigia e supponenza degne di miglior causa, sono state sdegnosamente respinte dalla predetta signora. Che la determinazione di spogliare il Comune di Vittorio del potere di nomina degli amministratori è l'ultimo dei soprusi inflitti alla città ed è stata preceduta da altri provvedimenti amministrativi che hanno colpito persone con l'intento trasversale di ribadire
e qui comando io. E non importa se gli elettori hanno deciso che la Lega, come in ogni democrazia, avrebbe dovuto fare 5 anni di opposizione. Come i giapponesi della Seconda Guerra Mondiale, la Presidente pensava ancora di essere in guerra. Che la predetta zarina di via Carbonera rappresenta attualmente, essendone stata nominata, non la volontà del sindaco della città di Vittorio, ma la volontà di un consigliere comunale, che è evidente a tutti, come peraltro evidenziato dalla stampa, che la suscitata contestata determinazione non è sorretta da alcun interesse pubblico, ma è finalizzata a favorire esclusivamente una parte, quella che il popolo vittoriese ha mandato sonoramente a casa. Si potrebbe parlare di poltronite acuta o di careghite cronica, che appare altresì evidente che la Dama delle Nebbie ha approfittato del nostro buonismo e, scambiando il nostro bon ton istituzionale come licenza ad essere legge assoluta e come salvacondotto per fare ciò che vuole, che da tante parti della città proviene alto e solenne il grido «Usque tandem abutere pazienza nostra», fino a quando abuserai della nostra pazienza. Tanto premesso, si chiede all'amministrazione: 1. Se non sia ritenuta utile ed urgente la convocazione di consiglio comunale straordinario sulle vicende e vicissitudini del Cesana Malanotti, onde consentire ai rappresentanti del popolo democraticamente eletti di esprimere le proprie valutazioni e determinazioni. 2. Se l'amministrazione intende agire nei confronti del palese intento e dell'evidente volontà dell'attuale Consiglio di amministrazione del Cesana di spogliare la città dell'amministrazione dell'ente. 3. Se l'amministrazione non ritenga utile e necessario, nell'interesse dei vittoriesi e della città, ribadire che in relazione al Cesana Malanotti, come è sempre stato, vogliamo essere padroni a casa nostra. 4. Se l'amministrazione non ritenga doveroso e necessario ripensare all'eventuale annacquamento nel Cesana Malanotti di altri e di altre benemeriti istituzioni che rappresentano la vittoriosità, come la Fender e l'Istituto Manzoni, posto che mi pare la città non ha certo bisogno che anche tali enti siano eterodiretti da San Bendemiano. 5. Quale sia l'iter dell'autorizzazione edilizia in deroga alla luce delle dichiarazioni della Presidente del Cesana Malanotti, secondo la quale tale autorizzazione è attualmente bloccata da 2 mesi dal Comune di Vittorio Veneto, senza motivazioni plausibili. E un minuto solo, questa interrogazione la vorrei dedicare ai giovani amministratori che siedono in questo Consiglio. Penso a Gianluca Posocco, a Paolo Bassetto, a Marco Dus, all'Elisa Sono, che sono la prima esperienza, giovani, ecco, non assomigliate, crescendo, alla protervia di chi amministra attualmente il Cesana Malanotti. Grazie. Grazie consigliere. La parola all'assessore Costa per la risposta, prego. Buonasera, grazie innanzitutto degli attestati che mi sono stati manifestati all'inizio della seduta da parte dei vari componenti del Consiglio. Nel merito, la domanda di attualità, così come articolata dal consigliere Carneros, induce a una lettura attenta del provvedimento con il quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Cesana modifica in modo sostanziale lo statuto, soprattutto per ricercare quali possano essere le motivazioni di interesse pubblico che sostengono tali modifiche. Sinceramente non se ne rinvengono e quelle indicate in delibera, garantire maggiore rappresentatività al territorio, sono vacue, abusate e fumo negli occhi. Anzi, le modifiche sono tutte improntate a una logica partitico-privatistica finalizzata a dare risposte ad personam. E le analizzeremo singolarmente.
Ciò innanzitutto è confermato dal fatto che la modifica dello statuto viene approntata 40 giorni prima della scadenza degli attuali amministratori, in palese disprezzo della normativa nazionale e regionale. Ora, è da chiedersi che senso ha avviare oggi la modifica dello statuto quando uno dei primi impegni assunti dal Presidente della Regione è quello di vedere la legislazione regionale delle IPAB, anche se con 15 anni di ritardo. Questo figura nel programma del governatore, la revisione delle IPAB. È già anche pronto il disegno di legge. Ora, se qualcosa deve essere cambiato, aspettiamo. Il buonsenso questo lo suggerisce. Analizzando il provvedimento, balzano evidenti contraddizioni e illegittimità che fanno dubitare dell'esistenza stessa del provvedimento per incompetenza assoluta. Ovviamente la delibera sarà subito impugnata davanti al TAR, come anticipato dal sindaco, ma non possono non evidenziarsi altre assurdità o incongruenze. Primo, la pretestuosità della suddivisione delle nomine dei componenti in misura uguale tra Vittorio Veneto e San Vendemiano. Vittorio Veneto di fatto concorre con un patrimonio, come abbiamo sentito, di quasi 20 milioni. San Vendemiano con che cosa? Con il terreno messo a disposizione da alcuni comuni e poi con che cosa? Con una spesa annua di alcune centinaia, mi pare 300 o 400 mila euro, per l'affitto della sede di cui è proprietario l'Ater. È da ricordare che tale costo, l'affitto della sede, cade anche su tutti i pazienti ospiti, anche quelli vittoriesi, i quali il loro patrimonio avrebbe consentito di non utilizzare la sede di San Vendemiano. Ma questi è magari un particolare su cui varrebbe la pena approfondire. Ma e poi, dov'è finito il rispetto dei cosiddetti interessi originari contenuti nelle disposizioni testamentarie dei benefattori? Secondo, la nomina di un rappresentante dell'ULSS nel CDA viene giustificata dall'esigenza di rafforzare e consolidare la collaborazione tra gli enti produttori dei servizi. Personalmente mi risulta che questa sia una novità assoluta nella regione Veneto. Probabilmente è stata ispirata da qualche genietto. Tale rappresentante avrà soprattutto la funzione di controllare il rispetto delle disposizioni impartite dall'ULSS e poi, come tale, lui sarà controllato dall'ULSS stessa che va a controllare l'operato del Consiglio di amministrazione. Cioè abbiamo un controllore interno al CDA che viene controllato dalla direzione dell'ULSS. Effettivamente questo è un ragionamento veramente che è incomprensibile, cioè a chi giova e poi a che fine? L'ULSS conserva tutti intatti i suoi poteri, a prescindere da chi siano i componenti del CDA. Terzo, la delibera 12, numero 12, prevede che l'attuale Consiglio CDA garantisca continuità istituzionale fino al perfezionamento del provvedimento stesso. Una formulazione così generica e ampia consente al CDA di rimanere in sedia nella carrega 3, 6, 9 mesi, anzi dopo ho visto che ci potrebbe stare anche molto di più. Ritengo che tale disposizione sia inefficace sino a che non interverrà il decreto della Direzione Generale dei Servizi Sociali e fatta salva la pronuncia del TAR. Quindi conserva valore, a sommesso avviso dello scrivente, l'attuale statuto che prevede che gli operatori rimangano in carica sino a che i loro successori non abbiano assunto l'ufficio. Si può parlare di prorogatio solo in caso di mancata designazione dei nuovi componenti. Questa autoproroga sembra proprio fondata sul nulla, ma è segno di un potere che non si vuole proprio lasciare, ma conservare, come facevano i dittatori in America del Sud, che non accettano la volontà popolare, democraticamente espressa. Quarto, il secondo motivo fondamentale per cui è stato modificato lo statuto è determinato dalla volontà di costruire requisiti specifici ad personam per ricoprire il posto di segretario direttore. Questa figura del segretario direttore deve essere proprio un'idea fissa della Lega, un'ossessione, che pur di occupare quel posto
cambia le regole che danno fastidio o disturbano, oppure rispolvera regole vecchie e superate. E qui abbiamo le due ipotesi. Ma io ricordo a tutti quello che in una calda notte d'agosto, precisamente il 2 agosto 2003, quando in un battibaleno, stessa seduta, viene eletto il nuovo presidente del CDA, dottor Venturino, deliberazione numero 40. Viene approvato il regolamento predisposto dal precedente presidente, dottor Ciciliot, con i nuovi requisiti per la copertura del posto di segretario, deliberazione numero 41. Non entro a parlare dei requisiti per cui si potrebbe perdere. E poi delibera numero 42, immediato conferimento dell'incarico di segretario al dottor Ciciliot, dicendo, visto che esiste la domanda del dottor Ciciliot, non so, poteva esserci anche la mia o quella di qualcun altro, dottor Ciciliot poi prorogato dall'attuale presidente e poi dalla stessa licenziato a elezioni perse. La stessa situazione si presenta ora, cioè prima sono state modificate le regole, adesso situazione ora, recupero di norme vecchie. Il CDA sceglie di costruire un percorso che consente la nomina a segretario direttore dell'attuale incaricato, dottor Bongiorno. Intende affidare l'incarico ai dirigenti interni, vado per sommi capi, senza aprire alcuna selezione esterna, non essendoci ora dirigenti, perché una è stata licenziata, l'altro è qui in posizione di comando, quindi non è titolare del posto, programma, altro che le norme dovrebbero avere carattere generale, a riferirsi all'esclusività delle situazioni delle persone, no? Programma il trasferimento definitivo del sopracitato dirigente, ora in posizione di comando e incaricato, non si sa in base a quale norma, alla faccia della tanto declamata selezione pubblica, per dopo attribuire l'incarico medesimo a questo dirigente. L'articolo 12 dello Statuto, relativo al segretario direttore, non contiene i criteri in forza dei quali la legge prevede sia affidato l'incarico di segretario, criteri che devono essere definiti dallo Statuto. Bene, nello Statuto, articolo 12, non ci sono. Ma per giustificare la propria scelta, cosa fa l'amministrazione? Riesuma la deliberazione del Consiglio regionale numero 42 del 98, che descrive sì la procedura per attribuire l'incarico di segretario delle IPAB, ma come, e lo dice testualmente, come operazione di primo inquadramento, cioè eccezionale, pagina 4, da farsi entro 3 mesi dalla classificazione delle IPAB. Un'operazione perché nel 98 la Regione ha voluto mettere a posto un po', mettere ordine nelle IPAB. Operazione quindi valida allora, ma non più ripetibile oggi. È una disposizione palesemente illegittima, quindi questa, a cui si aggiunge la domanda, ma sarà mai fatta nel Cesana una selezione pubblica che attraverso una valutazione comparativa di più concorrenti possa essere scelto il segretario? Ma la Presidente non era la paladina del ripristino della legalità, per cui è stata costretta a licenziare prima il segretario, poi la vice segretaria e ora, poverina, si trova a dare l'incarico di segretaria a uno che non viene sottoposto ad alcuna selezione. In ogni caso, lo statuto dovrà essere quindi integrato con l'indicazione dei criteri per assumere, come prevede la legge. E quindi non è da escludere che occorra un'ulteriore proroga dell'attuale CDA. Tutto questo alla faccia della dichiarazione della Presidente, dove afferma che è finalmente normata, testuali parole, l'operazione per la nomina del segretario, ostacolata, tra virgolette, dai precedenti dirigenti. Ma io direi fuori i nomi. Forse non era stata una sua scelta prendere il segretario che poi ha licenziato. Ricordo semplicemente che sono pubblicati regolarmente nei siti delle varie case di riposo i bandi di selezione pubblica per i posti di segretario direttore. A novembre è stato pubblicato quello alla casa di riposo di Rovigo. Oggi attualmente è pubblicato, avviso di selezione pubblica con prove e colloquio, quello riferito alla casa di riposo, mi pare Sartor di Castelfranco. Ci viene rimproverata che la sovraesposizione mediatica spesso distorta. Sì, 2 minuti. Sì, meno. 2 minuti.
spesso distorta, in parte forse è vero, sulla sovraesposizione, sulla informazione in parte distorta, dirò che in parte è anche vero, ma certo, se dall'istituto non vengono fornite informazioni, se la Presidente si è sempre rifiutata di venire a riferire qui in Consiglio la situazione dell'istituto, se nell'incontro con alcuni consiglieri il 1 luglio 2015 la Presidente si è limitata a illustrare il concetto di centro servizi, ospedale di comunità, a leggere circolari, dimostrando di non conoscere la normativa regionale sulla dismissione della società partecipata, Vittorio Veneto Servizi, specifica domanda che io ho posto e mi ha chiesto di cosa si tratta, io ho capito che può un Presidente non conoscere tutto, però lei si era formalmente impegnata di informarsi e dopo informarci. Visto niente. Alla base di tutto questo cosa sta? Il ragionamento alla fine. Sta che le minoranze sono sempre state escluse in questi organi. Quindi ovviamente le minoranze vanno alla ricerca spasmodica di informazioni. La nostra preoccupazione anche qual era? Era quella dell'eccessivo contenzioso con i dipendenti e i relativi costi. Un bando di gara strano, con un unico concorrente, bando di gara partito nel 2011, e siamo ancora fermi oggi, con un unico concorrente e un ribasso dello 0,5%, la sospensione dei lavori iniziati tardi, il licenziamento del segretario con un costo che si avvicina ai 100.000 euro, un ospedale di comunità fantasma, la trasformazione dei posti letto per non autosufficienti in ospedali di comunità, poi la retromarcia, il progetto, il nuovo progetto e controprogetto, il licenziamento del vice segretario per una casuale, come ha detto lei, conoscenza delle modalità di dubbia legittimità riguardanti l'assunzione, cioè il massimo dell'ipocrisia, cioè le modalità, per quelle modalità contenute nella stessa circolare che oggi è scritta nello statuto a sostegno della nomina, o meglio della promozione, del nuovo segretario. Cioè in base a una circolare si licenzia una persona e dopo la si invoca per giustificare il conferimento di incarico di un'altra. Impiegati a occupare e a liquidare parcelli avvocati, ingegneri e consulenti vari, oltre che a fotocopiare documenti per gli ispettori regionali. Per fortuna, a seguito intervento è stato revocato a seguito dell'intervento del TAR l'avviso per un nuovo dirigente in sostituzione di quello appena licenziato con ricorsi pendenti, un rischio che io personalmente avevo segnalato al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Mi avvio a conclusione. Per quanto riguarda, la relazione sarebbe abbastanza lunga, ma in sintesi per quanto riguarda il lamentato ritardo nell'approvazione del progetto di ristrutturazione della casa di riposo, ci sono alcune date significative. Il 7 aprile 2015 il Presidente del Cesana inoltra al Comune una richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'ospedale di comunità da inoltrare alla Regione. Il 13 aprile avviene questo, quindi dal 7 al 15 aprile. La Regione risponde precisando che essendo casa arcobaleno realizzata con fondi destinati a residenzialità di anziani non autosufficienti deve essere acquisita l'autorizzazione per l'utilizzo della struttura a fini diversi. E qua cominciamo con le discrasie, cioè con le difformità. Prima chiedo una modifica per fare una cosa, poi ne faccio un'altra. Sussiste un'incongruenza tra i grafici, risponde la Regione, e avviandomi a conclusione, riporto nella Casa del Sole si chiede anche di realizzare ulteriori 28 metri cubi non ammissibili dal PRG vigente, in quanto l'edificio esistente satura la capacità insediativa dell'ente. In sostanza però il progetto che si vuole andare a fare, quello di cui si lamenta la Presidente, non è più quello su cui si è espresso il Consiglio Comunale, è un altro. Allora, erano 20 posti letto in più nell'RSA, già comprese programmazione sanitaria, ora sono 24 posti per ospedale di comunità, tra l'altro diversi da quelli già autorizzati dalla Regione, che non hanno l'autorizzazione regionale, non coincidono con quelli compresi nella programmazione dell'ULS. Sotto mano la nota del 18 febbraio 2016 inviata all'IPAB, e per conoscenza del Comune di Vittorio Veneto, in cui la Regione chiude il procedimento aperto su istanza dell'ICE, Istituto Cesana Malanotti, in quanto la diversa scelta effettuata dall'Istituto
non è motivata, cioè ha cambiato programmi senza indicare la motivazione. Quindi, in conclusione, il progetto edilizio in atti non può quindi considerarsi semplice variante di quello del 2013 perché ha finalità diverse. È un altro progetto volto a realizzare strutture sanitarie non comprese in programmazione regionale. In conclusione, la lettera dice: si restituisce la documentazione pervenuta determinando la conclusione del procedimento. Cioè vi restituisco il pacco e l'istanza dovrà essere nuovamente adeguatamente motivata. Quindi secondo me si ritorna allo stato quo ante, diciamo ancora prima dell'agosto del 2011, quando era stata bandita la gara per la copertura, per la costruzione della nuova, la ristrutturazione della sede, l'alienazione degli immobili. 11 agosto 2011. Grazie. Grazie consigliere Costa. È pervenuta? Scusi, ha ragione consigliere, ha ragione, a lei la parola. Allora, sono soddisfatto e mi pare, fra l'altro, anche di più di quello che avevo esposto, quindi c'è un vaso di Pandora, per cui mi auguro davvero che a breve in questo Consiglio Comunale quel vaso venga completamente svuotato, proprio perché credo che sia un nostro legittimo diritto, visto e considerato che mai sono venuti gli amministratori qui. Grazie. Grazie. È pervenuta una seconda domanda di attualità che io non posso accettare, intanto perché abbiamo sforato coi tempi e secondo perché il consigliere Posocco la definisce richiesta di chiarimenti in merito situazione Piazza Meschio e fa riferimento a un articolo del 29 apparso sul Gazzettino che tutti conosciamo, però come ho più volte ribadito e come è mia intenzione fare, l'articolo in sé non costituisce un fatto sopravvenuto al Consiglio Comunale, importante e sopravvenuto. Questa si configura ai sensi dell'articolo 20 e 20 bis come diritto del consigliere Posocco, richiesta di chiarimenti, diritto di informazione e accesso ai sensi appunto dell'articolo 20 e 20 bis e quindi gli sarà risposto entro 5 giorni oppure entro 30 giorni a seconda della complessità della risposta. E anche tra l'altro, anche perché nell'articolo il sindaco dava già una risposta, quindi non c'è nessun fatto sopravvenuto ai quali si fa riferimento. Va bene. Se questo non è un fatto sopravvenuto, io non so cosa sia. Grazie. Ha perfettamente il diritto di porre tutte le domande che ritiene, ma le sarà sicuramente risposto. Punto numero 2 all'ordine del giorno, comunicazioni. La parola al sindaco Tonon. Le comunicazioni le legge il vice sindaco e una la farà l'assessore Napoli. Grazie. Sì, grazie. Allora, due brevi comunicazioni. Una riguarda la pubblicazione che è avvenuta in data odierna dell'avviso per la vendita dei beni di valore inferiore ai 100.000 euro e questo segue già l'altro avviso che abbiamo effettuato qualche tempo fa e quindi in questo nuovo avviso ci sono i beni che sono rimasti, quelli che non sono stati venduti. Questo avviso avrà scadenza il 22 maggio alle ore 12. E poi la seconda comunicazione riguarda la sottoscrizione che è avvenuta in data odierna del contratto tra l'impresa aggiudicatrice dei lavori della caserma dei Vigili del Fuoco e il Comune di Vittorio Veneto. Quindi è previsto che entro la metà del mese di maggio i lavori prenderanno effettivamente inizio e la conclusione auspichiamo che avvenga entro l'anno corrente. Grazie, passo la parola al collega Assessore Napoli. Grazie, buonasera a tutti. La mia era solo così una ufficializzazione, una segnalazione che stanno partendo proprio domani gli eventi legati a Città Europea del Vino 2016 di cui il Comune di Vittorio Veneto è parte. Sui vostri tavoli, anche mi pare nelle sedie della zona riservata al pubblico, sono stati distribuiti delle brochure che praticamente quella più significativa è il programma, diciamo così,
che va a coprire tutto il periodo da adesso fino all'autunno fondamentalmente. Quindi è un programma molto ricco che coinvolge tutti i 15 comuni dell'area del Prosecco di OCG, in questo triangolo da Vittorio Veneto, Conegliano, Valdobbiadene, che è un programma ricchissimo. Ci sono oltre 130 avvenimenti molto significativi che sicuramente avranno un richiamo e una rilevanza ben oltre, diciamo, i confini di quest'area. Ecco, gli eventi cominciano nella giornata di domani con l'assemblea elettiva di Recevin, che è la rete delle città europee del vino. Ci sono oltre 1000 città europee del vino in Europa. Ci sarà una importante rappresentanza di sindaci provenienti in particolare da Portogallo, Spagna, Francia e Italia ovviamente, che eleggeranno il nuovo presidente. Nella serata di venerdì ci sarà un evento importante al Teatro Accademia di Conegliano con un concerto di gala tenuto, è un tributo al giovane violinista Paolo Tagliamento. Verranno anche nominati una serie di personalità, verranno investite del ruolo di ambasciatore, diciamo, del Prosecco superiore. Uno di questi lo conosciamo già, è Yuri Bashmet, che è il direttore artistico del Festival sulle vie del Prosecco, che già da qualche anno si tiene nelle nostre zone con grande successo. Un altro evento importante sarà nella giornata di sabato con un convegno su un tema di grande attualità, che è il TTIP, che è quel trattato sul quale si sta negoziando fra Unione Europea e Stati Uniti su le questioni legate ai commerci, ai dazi, eccetera, che pone alcune questioni abbastanza importanti di contrasto e di visione diversa, diciamo, tra le due sponde dell'Atlantico. Quindi è un convegno molto importante con relatori di rilevanza nazionale, dal quale ci attendiamo qualche indicazione, qualche visione, diciamo così, che vada un po' oltre magari le superficialità delle quali siamo un po' tutti forse un po' stanchi anche. Poi sempre nella giornata di sabato pomeriggio ci saranno alcune visite guidate al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, a delle visite anche alle aziende vinicole del nostro comune, accompagnando anche altre delegazioni di giornalisti che gireranno un po' tutto il nostro territorio, e quindi, come dire, questi 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, che segnano l'avvio di questo anno di Città Europea del Vino 2016, partono, diciamo così, nel migliore dei modi, coinvolgendo il territorio con iniziative di assoluto livello. Quindi è una sollecitazione a prendere nota di questi appuntamenti e magari, per quanto possibile, anche parteciparvi. Grazie. Grazie, Assessore Napol. Punto numero 3 all'ordine del giorno. Linee guida per la determinazione e contributo straordinario nei provvedimenti in deroga o in variante urbanistica. Approvazione. La parola al Sindaco per illustrare la delibera. Grazie. C'è anche il dirigente di settore eventualmente per ulteriori integrazioni qualora fossero ritenute necessarie. Il Comune di Vittorio Veneto, seppur non dotato di PAT e PI, ha uno strumento urbanistico vigente che è la variante di sintesi approvata nel 1995. La normativa regionale e nazionale prevede che un privato cittadino possa richiedere di procedere, in alcune fattispecie ben definite, varianti o deroghe allo strumento urbanistico vigente. È il caso dei cosiddetti SUAP, in deroga o variante al PRG, previsti dalla normativa regionale, legge regionale 55/2012, oppure per le attività commerciali ai sensi della 50 del 2012, sempre legge regionale, o per altre fattispecie.
È indubbio che le istanze di trasformazione in variante o deroga vengano richieste perché il titolare ne trae un beneficio che può variare dal semplice risparmio nei costi di gestione all'ampliamento delle attività produttive e quindi del fatturato annuo, alla realizzazione di un'attività da cui trarre un profitto. Gli strumenti urbanistici che si reggono su principi perequativi prevedono che i beneficiari dell'incremento dei valori dei propri beni sono chiamati a condividere i vantaggi con la collettività che ha reso possibile le scelte urbanistiche. I beneficiari devono quindi partecipare in misura efficace alla costruzione e al miglioramento della città attraverso il riutilizzo di parte del plusvalore per la realizzazione di dotazioni territoriali o per l'attuazione di interventi di interesse generale. Anche la normativa nazionale ha adeguato il proprio formulato ed infatti l'articolo 16,4 lettera d ter del DPR 380 del 2001, come modificato poi dalla legge 164 del 2014, stabilisce che tra gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sia previsto anche un contributo straordinario derivante dalla valutazione di maggiore valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Va sottolineato, come riferisce anche la normativa nazionale, che la perequazione rappresenta un contributo diverso e aggiuntivo rispetto alla realizzazione e cessione delle dotazioni territoriali obbligatorie prescritte dalla vigente normativa. Il tema è quindi quello della verifica del cosiddetto plusvalore e quindi della valutazione della parte di tale plusvalore da utilizzare per il bene della collettività. Il Comune di Vittorio Veneto ha quindi attivato, attraverso gli uffici, una valutazione di quanto avviene in territorio veneto per poter definire un criterio oggettivo di calcolo di questo plusvalore. Da un'analisi sul territorio è emerso che le modalità di valutazione del plusvalore sono piuttosto disomogenee, ma in linea generale tengono conto del vantaggio calcolato come percentuale del plusvalore economico derivante dall'intervento, e cioè la differenza tra valore finale degli immobili interessati da trasformazione e valore iniziale degli stessi. Eventualmente quelli che variano sono le modalità di calcolo dei valori, analisi di mercato, valori finimo, eccetera, e le percentuali scelte per la valutazione finale del contributo. Infine, quindi, si è definita una procedura per il calcolo di questo contributo che tiene conto dei seguenti criteri: calcolo del plusvalore, utilizzando valori oggettivi per il calcolo del valore prima e dopo la trasformazione, sia essa in deroga o in variante urbanistica, basata sui valori ai fini IMU vigenti nel territorio comunale. Contributo calcolato con un valore fissato al 40% del plusvalore. L'istanza avanzata dal privato per l'approvazione di una variante o una deroga viene istruita e portata al vaglio del Consiglio Comunale. Sia variante che deroga prevedono infatti il passaggio in Consiglio Comunale, con il calcolo del contributo straordinario così come indicato nelle linee guida che siamo chiamati ora ad approvare. Le linee guida prevedono anche le modalità di erogazione del contributo che sono versamento finanziario, per cui il Comune prevede uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, oppure opere pubbliche. Anche in questo caso si tratta di un fattore discrezionale di competenza dell'organo chiamato ad approvare la variante, ovvero la deroga, e pertanto il Consiglio Comunale. Grazie. Grazie signor Sindaco. Allora inviterei l'architetto Antoniazzi, che è qui presente, in qualità appunto di tecnico dirigente, a prendere posto. Saluto intanto. E quindi apriamo il dibattito con le domande, primo giro di domande, poi secondo giro, come facciamo di solito. Quindi la parola ai consiglieri. Consigliere Sant'Antonio. Io Prego. volevo fare due domande tecniche all'architetto Antoniazzi. Cioè volevo capire prima come era calcolata la percentuale del valore
e chi la decideva prima in sostanza, cioè se veniva decisa ad ogni istanza, chiamiamola. Perché il legislatore ha stabilito un range dal 30 al 50% e qual è stato il criterio oggettivo, obiettivo, che voi avete ritenuto opportuno per l'applicazione del 40% e quindi non del 30 o del 50%. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Saracino. Sì, due domande. Una, volevo capire, quindi se c'è un'attività produttiva che chiede una trasformazione dell'area da agricola a produttiva, verrà calcolato questo valore e sempre tenendo conto le metrature di terreno esistenti, quindi non ci potranno essere ampliamenti da questo punto di vista, volevo sapere. E poi a che punto è il PAT, visto che era una priorità del Comune e stiamo votando una deroga a un PAT che ancora non c'è, e quindi vorrei sapere a che punto siamo, grazie. Chiedo scusa. Grazie consigliere. Un attimo solo, un particolare tecnico che stiamo controllando. No, ecco qua, guarda. Sì, ma difatti ho detto che l'avevo vista. 89. Sì, ma è giustamente va ratificato. Ah, sulla parte accertato. Sì, lo diciamo? Sì, va bene, dopo, semplice errore. Scusate, la parola al consigliere Darè, prego. Questo 40% che viene applicato su tutte le aree comunali, quindi ivi comprese le aree demaniali e le caserme? Sono altri interventi? Possiamo fare un primo giro? Allora, chiudiamo il primo giro di domande. Prego, architetto, prego. Allora, prima di adesso chi decideva e come veniva deciso? Chiedeva il consigliere Sant'Antonio. Questo comune ha rilasciato concluso il procedimento di un solo SUAP invariante. E in quella sede era stato deciso l'entità della perequazione in maniera abbastanza empirica, vale a dire valutando quali erano le opere di urbanizzazione necessarie in quel contesto, erano state quantificate, la ditta aveva citato la quantificazione e le aree realizzate sono state collaudate proprio in questi giorni in parte. Viceversa ci sono in comune diverse richieste pervenute successivamente di applicazione della norma sullo sportello unico per le attività produttive, che è una norma regionale della fine del 2012 che attua una legge nazionale precedente. E quindi il problema si è posto come rispondere a chi chiede quant'è il contributo perequativo. Su questo poi si somma che con le modifiche introdotte al DPR 380 del 2001 per la prima volta è stato stabilito, con una modifica all'articolo 16 di quella legge, che i comuni hanno titolo a chiedere un contributo accessorio ulteriore rispetto al contributo di costruzione tradizionale fino al limite massimo del 50% dell'incremento di valore che le modifiche di destinazione d'uso o le varianti urbanistiche comportano ad un bene. Per la scelta relativa al 40%, poi credo che interverrà il sindaco, quello che io posso dire è che questo tipo di contributo
non è dato per dei provvedimenti in deroga perché non abbiamo il PAT, e non viceversa è una codificazione del contributo che viene richiesta ai cittadini che hanno diritto, ai sensi di legislazione nazionale e legislazione regionale, di chiedere di modificare lo status del proprio patrimonio al fine di sviluppare attività produttive. Questo è lo spirito della legge regionale sullo sportello unico per le attività produttive. Quando il cittadino chiede, il comune deve rispondere, e chiede nel momento in cui l'insediamento che gli è necessario non è compatibile con lo strumento urbanistico vigente in quel momento. L'incompatibilità può essere da minima, per fare impianti tecnologici, a una incompatibilità, diciamo, di primo livello, che necessita solo di un parere in deroga del Consiglio Comunale, a un'incompatibilità molto più grande che comporta la variante urbanistica. Ma questi procedimenti non sono procedimenti che avvengono perché non c'è un PAT o non c'è un piano diverso da quello che abbiamo. Sono procedimenti che appunto la legge consente al cittadino di avere. Accanto a questo ci sono degli ulteriori procedimenti derogatori ammessi sempre dalla normativa nazionale, il famoso decreto sviluppo, o anche da leggi regionali più recenti, tipo la legge regionale 4 del 2015, che disciplina la possibilità di insediare medie strutture di vendita escluse dall'attivazione dello sportello unico per le attività produttive in ambiti anche non previsti dal piano regolatore. E quindi la definizione di questo parametro è fondamentale per poter dare delle risposte ai cittadini che si rivolgono agli sportelli. Per quanto riguarda la domanda del consigliere Darè in merito alle caserme e quindi all'applicabilità di tale norma anche agli ambiti contenuti nel protocollo siglato con il Ministero, occorre precisare che quel protocollo è siglato ai sensi dell'articolo 26 dello stesso dispositivo di legge che prevede la modifica dell'articolo 16 del DPR 380. Mi spiego. Si tratta questo articolo 26 prevede, nei casi specifici di trasformazioni e valorizzazioni di aree demaniali dismesse, una determinazione premiale per l'ente codificata in maniera diversa, e è codificata in percentuale al prezzo di vendita del cespite e non al valore di trasformazione del bene. Quindi sono due regimi diversi all'interno della stessa legge nazionale che vanno a regolamentare processi di trasformazione messi in atti da soggetti privati in un caso, dal demanio nell'altro. Grazie architetto. Presidente, scusi, se Prego. posso, per quanto riguarda la valutazione perché è stato scelto il 40%, gli uffici avevano formulato più proposte, alcune sono state ritenute però meno oggettive di questa, nel senso che erano suscettibili di varie valutazioni, per cui si è ritenuto, per ottemperare anche allo spirito della legge, di fissare il contributo straordinario obbligatorio, visto che la stessa legge regionale aveva previsto dal 30 al 50, come si dice in medio stato virtus, abbiamo scelto il 40%. Grazie. Consigliere Saracino. Sì, grazie. Prego. Volevo chiedere, visto e considerato che dopo nell'ordine del giorno c'è un punto dove si parlerà di uno scambio di beni tra comune e demanio, quindi le riformulo la domanda su San Giacomo. Qualora l'Eurocampo di San Giacomo passasse al comune, questa norma può essere applicata? Dopodiché lei mi parla del PAT che non è importante, però io vedo su questa delibera che ogni volta si dice che
la normativa urbanistica regionale consente ai comuni non ancora dotati di PAT, poi ogni volta viene nominato il PAT che manca, quindi volevo capire se non è fondamentale perché nella delibera è richiamato più volte che il comune è privo di PAT. Grazie. Altri interventi? Fasan, consigliere Fasan. Ringrazio. Velocissimamente. Prego. Per concludere i lavori di Piazza Meschio è possibile che venga realizzato un swap? In caso affermativo sarà applicata la soluzione votata questa sera? Poi, nella risposta ad Are non ho capito quando INVIM venderà ai privati i beni demaniali, se ai nuovi acquirenti sarà applicata anche questa, applicata quello che andremo a votare questa sera. Non ho capito questo. Al di là del 15% della valutazione. Poi quando dovremo interloquire con un privato, il privato sarà soggetto a questa normativa del 40%? Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Beh, se non ci sono interventi invito a rispondere e chiudiamo il dibattito. Prego architetto. Allora, forse non mi sono spiegata. Allora, non mi permetterei mai di dire che il PAT non è importante e non l'ho detto. Ho solamente detto che ci sono delle normative regionali e normative nazionali che danno titolo ai cittadini di chiedere di presentare delle istanze non conformi allo strumento urbanistico che è in vigore e che il legislatore nazionale ha introdotto per la prima volta nel 2014 la possibilità per i comuni di chiedere un contributo compensativo per questo tipo di provvedimenti, da cui la necessità di definirlo oggettivamente. La legge che prevede questa possibilità è la legge 164 del 2014, che modifica con un suo articolo il testo unico per l'edilizia del 2001 e in particolare l'articolo 16, che è l'articolo relativo al calcolo del contributo di costruzione, dove c'è il costo di costruzione, gli oneri di urbanizzazione e questo nuovo valore, per cui il legislatore nazionale fissa un tetto massimo del 50% dell'incremento del valore derivante. Oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e ulteriore contributo si applicano alle trasformazioni di beni richiesti da soggetti privati. L'articolo 26 della stessa legge 164 disciplina anche una diversa sorta di perequazione che è quella che regola le trasformazioni delle aree di proprietà pubblica, quindi delle aree demaniali, quindi dell'aerocampo. All'aerocampo si applica l'articolo 26, così dice la legge 164, così riporta il protocollo d'intesa che il Comune ha firmato con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa nel novembre 2004. E è diversa la modalità di calcolo della perequazione ed è pari al 15% del valore di vendita dell'immobile, minimo 5, massimo 15. A seconda del tempo di realizzo. Piazza Meschio è in città e quindi seguirà le regole che vengono stabilite per le altre parti della città. Grazie architetto. Bene, allora in caso di presentazione di domande di SUAP.
Allora, Edil V. Ah, scusa, altra cosa. No, allora, lo ha spiegato chiaramente l'architetto Antoniazzi, se vengono presentati dei SUAP, punto. Se uno non presenta un SUAP e agisce in base a quello che lo strumento urbanistico gli concede di fare, non presenta nessun SUAP, non paga né il 40, neanche il 4, neanche lo 0,4, paga gli oneri fissati dalla normativa, punto. Vabbè, senta, io ha risposto anche l'architetto molto meglio di me. Se lei non capisce, non siamo noi in grado, non dico che lei non capisce, non siamo in grado di esprimerci forse, mi spiace per lei. Allora, consigliere, la chiudiamo qua. Queste sono le linee guida per la determinazione del contributo nei provvedimenti in deroga. Se sono provvedimenti in deroga rientrano qui, altrimenti sono provvedimenti che rientrano in altri tipi di calcolo. Allora, metto in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, però prima, se ci sono dichiarazioni di voto, do la parola ai capigruppo. C'è la modifica chiesta dalla Commissione, questa modifica ti ricordi? Sì. Prego. Io sarò telegrafico per la dichiarazione di voto e questo mi induce anche a dire a Fasan che elementare Watson, nel senso che abbiamo detto e ridetto in questo Consiglio Comunale che quando arriverà l'accordo con la difesa, quella approvazione equivale a variante urbanistica. Quando il Ministero venderà, ci darà il 15, dal 5 al 15, non mi ricordo quando dica, e questo ce lo dà il demanio perché vende. Chi acquista, siccome abbiamo approvato che vale variante, potrà chiedere quello che quella variante stabilisce. Quindi è evidente che il problema non si pone. Pagherà oneri di urbanizzazione, quel che se viene fuori un piano di lottizzazione, è quello che normalmente è previsto nel piano di lottizzazione. Certo, se la nostra valorizzazione dice zona, dico a caso, industriale, qui vuol fare le case abitativi, no, perché è in contrasto con la variante approvata in quel momento. Detto questo, è indubbio che il Partito Democratico voterà convintamente a favore, anche perché, a dir la verità, si è detto sul 40%, è stata una scelta, come si può dire, per garantire tutti noi consiglieri, nel senso che non ci saranno gli amici degli amici, perché altri criteri, discutendone, salterebbero fuori, ah sì, questa è più pericolosa, non è pericolosa, oppure dà più occupazione e poi dopo 3 anni non assumono nessuno. Benissimo. Quando arriveranno c'è questo 40%. Grazie. Grazie consigliere. Prima di dare la parola al consigliere Saracino, giustamente una precisazione che è stata chiesta dalla Commissione. Nel punto 3 che voi vedete a pagina 4 della delibera c'è scritto di dare atto che all'organo competente, virgola, in fase di approvazione. Va corretta con di dare atto che, togliendo al e inserendo il Consiglio Comunale, virgola, organo competente, eccetera, eccetera. Questa è una precisazione della quale prendiamo atto, giusto? La parola al consigliere Saracino per la dichiarazione. Mi esprimo che asterrò il voto da questa delibera in quanto apprezzo da un lato il fatto di uguagliare tutte le richieste che verranno con uno standard, diciamo, che prima non c'era. Però io vorrei sollecitare il PAT. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere D'Arè. No, per dire,
in dichiarazione di voto, a parte la nostra astensione, vorrei dire che nelle caserme è stato approvato soltanto una variante solo sull'aerocampo, giusto? Perché la Gotti non è stata ancora portata. Allora la mia domanda non era una domanda così banale. L'aerocampo è già definito che si fa tutto, no? Commerciale, abbiamo dato tutto. Come no? L'abbiamo portato in Consiglio Comunale. Scusa. L'atto di indirizzo mi pare sia stato votato, quindi allora consiglieri, quello prego. che io volevo capire era solo quello nelle restanti aree, quindi il nostro voto sarà di astensione. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Metto in votazione punto numero 3 all'ordine del giorno, linee guida per la determinazione contributo straordinario nei provvedimenti in deroga o in variante urbanistica, approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 6 astenuti, 11 favorevoli. I conti tornano, siamo in 17, siamo al completo. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 11 favorevoli e 6 astenuti, quindi approvata la delibera. Punto numero 3, è approvata l'immediata eseguibilità. Punto. Ah sì, chiedo scusa. Nella delibera di surroga ci siamo accorti di un errore. Nel deliberato è a posto e nelle premesse risulterebbe che Paolo Bassetto sarebbe nato nel 1999 e quindi è un errore di battitura. In realtà è del 1989, come riportato nel deliberato, quindi metto al corrente, è un errore di battitura. Punto numero 4 all'ordine del giorno. Attuazione del protocollo d'intesa col Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio per la valorizzazione delle aree militari dismesse, ulteriori determinazioni. La parola al Sindaco per l'illustrazione. Prego. Grazie Presidente. Una delle problematiche che questa amministrazione si è trovata nel momento del suo insediamento è stata la presenza di grandi vuoti generati dall'allontanamento delle forze armate storicamente presenti in città. Tale fatto ha avuto un notevole impatto sociale, importante infatti il numero di famiglie che ha lasciato la città per trasferirsi altrove. Oltre all'impatto sociale, l'allontanamento delle forze armate dalla città ha comportato l'abbandono dei siti militari che occupavano, generando dei vuoti urbani volti al degrado. Mi riferisco in particolare alle grandi aree occupate dalle caserme, la Gotti di via Dante e la Tandura di via Forlanini. Si tratta di isolati urbani di consistenti dimensioni, caratterizzati dalla presenza di edifici a specifica destinazione militare, privi di valore storico-architettonico, destinati a deperire molto velocemente se non utilizzati, situati in grandi aree completamente pavimentate. Ci sono poi palazzi di rappresentanza che le forze armate avevano in città. Palazzo Piccin, sede del comando del V Corpo d'Armata, Palazzo d'Oro Altan, residenza del generale, sede del Circolo Ufficiali, Caserma Marinotti, sede del Circolo Sottufficiali. Infine l'aerocampo di San Giacomo, un'ampia area agricola di oltre 8 ettari in zona di OCG di fronte alla zona industriale. È ovvio che la questione di maggior rilevanza, non solo urbanistica, sia nelle due caserme. Questi grandi contenitori possono costituire un vulnus rispetto allo scottante tema dei migranti. Proprio per far fronte a questa situazione, a novembre 2014 era stato sottoscritto un protocollo d'intesa con Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio per la valorizzazione di tutte le aree dismesse. La valorizzazione delle aree militari dismesse è un interesse pubblico fondamentale per la città, non solo perché al momento della loro alienazione il Comune, come è stato ricordato anche prima, potrà acquisire una percentuale del prezzo di vendita, come stabilito dalla legislazione vigente, ma soprattutto perché la loro riconversione costituisce un elemento fondamentale per la qualità insediativa della città.
Il loro abbandono e conseguente decadimento, invece, non può che essere causa di degrado e depauperamento per Vittorio Veneto. Subito dopo la stipula del protocollo ha iniziato ad operare il gruppo di lavoro costituito da tecnici dell'amministrazione, del demanio e del Ministero della Difesa. A livello comunale sono state avanzate delle ipotesi di trasformazione dei siti che l'amministrazione ha valutato all'interno del ragionamento più ampio che sta facendo sulla definizione urbanistica della città, alla luce del proprio programma di mandato e più in generale degli obiettivi politici fissati in fase elettorale. Con la deliberazione numero 46 del novembre 2015, questo Consiglio Comunale, dopo lungo dibattito, ha definito gli obiettivi per la trasformazione urbanistica dei siti. Gli uffici stanno predisponendo di conseguenza gli elaborati tecnici, l'Agenzia del Demanio sta procedendo con le valutazioni immobiliari definitive. All'interno del protocollo era prevista anche la permuta dei beni di proprietà demaniale con un bene di proprietà comunale, attualmente occupato dalla Compagnia dei Carabinieri di Vittorio Veneto, la caserma di Via Boni. Si tratta di un compendio immobiliare costruito con questa specifica destinazione negli anni '80, costituito da un corpo caserma di circa 1500 metri quadri, con un'area scoperta di 3000 metri quadri e 4 alloggi a schiera. È un bene che il Comune concede in locazione al Ministero dell'Interno, dal quale percepisce un canone attualmente annuo di circa 110.000 euro. Ora, prima di siglare l'accordo definitivo con Agenzia del Demanio e Ministero della Difesa, si chiede al Consiglio Comunale di esprimersi anche nel merito dei beni da permutare. Lo Stato ci chiede di poter acquisire l'attuale caserma dei Carabinieri al fine di contenere la spesa corrente e limitare le uscite, e questo è quanto mai comprensibile. Nello stesso tempo però la cessione di quel bene, seppur funzionale all'uso a cui è attualmente destinato, costituisce per il Comune una perdita di circa 110.000 euro. Si tratta di un'entrata che in questi anni di continui tagli è piuttosto significativa. Nel determinare gli immobili oggetto di permuta, questo fattore deve certamente essere tenuto in considerazione, ma non può essere l'unico elemento. L'amministrazione propone quindi di acquisire in permuta l'aerocampo di San Giacomo di Veglia e una porzione della caserma Gotti. L'importanza e la valenza strategica dell'aerocampo non occorre che sia qui richiamata, dato il dibattito in Consiglio Comunale di novembre e i successivi ritorni anche sulla stampa locale. Voglio però evidenziare come questo terreno agricolo, per la sua estensione, collocazione, morfologia, possa essere celermente utilizzato a fini produttivi agricoli, andando quindi a generare reddito. Si tratta poi di un'area facilmente accessibile, posta in prossimità della più grande zona industriale della provincia di Treviso. È quindi un bene destinato a mantenere il valore attuale e in futuro, in un contesto socio-economico diverso, potrebbe costituire una risorsa ulteriore per l'intera collettività. Non credo che meriti motivare la scelta di non acquisire i beni monumentali, cioè Palazzo d'Oroltan, Palazzo Piccin e la caserma Marinotti. Il patrimonio del Comune, di cui il Comune già dispone, è di notevoli beni monumentali e gli stessi non sono certamente funzionali ai fini istituzionali dell'ente. Mi soffermo invece sulla scelta di acquisire una porzione della caserma Gotti e non acquisire invece una porzione della caserma Tandura. Innanzitutto richiamo gli obiettivi dati da questo Consiglio per le trasformazioni urbanistiche. Leggo testualmente: la caserma Gotti potrà essere reintegrata nel tessuto urbano fungendo da elemento di connessione mediante la realizzazione di percorsi, l'individuazione di funzioni miste che caratterizzano la città, residenza, commercio, ufficio, servizi, verde pubblico, la creazione di un parco urbano, naturale collegamento del Parco del Meschio con la città. Potrà essere valorizzata mediante la trasformazione da zona per servizi a zona prevalentemente residenziale, con capacità edificatoria analoga ai tessuti residenziali della città, prevedendo però una sostanziale riduzione dell'attuale superficie pavimentata. La caserma Tandura potrà essere valorizzata mediante la trasformazione da zona per servizi a zona prevalentemente residenziale, con l'individuazione di due ambiti, uno attestato su via Forlanini e l'altro ricucito al tessuto residenziale esistente. Questo è quanto previsto nella delibera di indirizzo.
Quindi, con questa delibera 46 dello scorso novembre, si era stabilito di individuare funzioni pubbliche nell'ambito delle caserme Gotti, mentre per la Tandura si era ipotizzata una trasformazione di carattere prevalentemente residenziale. La scelta di chiedere in permuta una porzione della caserma Gotti nasce quindi dalla valutazione del suo inserimento nel tessuto urbano, della sua centralità, della sua prossimità al fiume Meschio e al sistema della mobilità sostenibile che sullo stesso si attesta. Acquisire una porzione della Gotti consentirà di connettere la zona di Meschio con il centro città, di collegare la zona sportiva situata ad est del fiume al centro città, estendere il parco del Meschio verso l'abitato, creare un parco urbano ed eventualmente inserirvi funzioni sportive. La caserma è facilmente frazionabile. Il lungo fronte principale prospetta su via Dante, ma l'area è accessibile anche dalla via San Venanzio Fortunato. L'accessibilità è quindi garantita anche ad eventuali singole porzioni della caserma. Alcuni degli edifici esistenti, seppur privi di valore, potrebbero essere in parte utilizzati anche per fini istituzionali. Ciò potrebbe eventualmente consentire di liberare ambienti attualmente in locazione, con un contenimento delle spese, ovvero liberare locali propri e porre gli stessi in alienazione. Ragioni di carattere urbanistico, ma anche di recupero di risorse, induce quindi a valutare positivamente l'acquisizione di parte della caserma Gotti. La caserma Tandura è un isolato attestato, ad una quota diversa dalla strada, su via Forlanini. È circondato da un tessuto pressoché esclusivamente residenziale, non è frazionabile se non a seguito di una progettazione unitaria che individui quote, dislivelli e sistemi di accesso, stante l'attuale importante dislivello esistente tra piano di campagna e viabilità esistente. Gli edifici esistenti non sono utilizzabili ai fini dell'ente, sia per le loro caratteristiche che per le loro condizioni strutturali. Alcuni infatti erano già stati abbandonati in presenza di militari proprio per queste ragioni. Urbanisticamente poi è stato deciso di trasformare la zona in area residenziale e commerciale sul fronte strada, funzioni di carattere privatistico che non corrispondono alle esigenze dell'ente. Grazie. Grazie signor Sindaco. È aperto il dibattito. La parola ai consiglieri. Prego. Consigliere Saracino, sì, a lei la parola. Sì, grazie Presidente. Due domande tecniche. Ha detto giustamente il Sindaco che la valutazione delle caserme al momento non è ancora stata quantificata, quindi siamo sicuri che il valore, cioè la contropartita è corretta oppure potrà essere rivista a posteri se le cifre fossero diverse, quindi non va a compensare la caserma dei Carabinieri attuale? Dopodiché volevo chiedere, qua sulla Gotti non si specifica quale porzione, se si potrà specificare un po' meglio su quale porzione viene richiesta e se questo atto viene fatto già in accordo a monte per quanto riguarda la caserma dei Carabinieri, quindi c'è già una disponibilità a questa permuta o è un tentativo di provare a fare la permuta? Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Darè, prego. Sì, siccome mi pare le aree e la permuta siano comunque da quantificare, metri quadri, metri cubi, valori, non vedo in questa serata nessun mappale, non vedo nessuna indicazione, cioè cosa vendiamo? Al di là quanto vale la caserma maronese, quanto vale l'aerocampo? Viene data una valutazione prima del Consiglio Comunale o dopo il Consiglio Comunale? Perché da quello che avete detto voi, dove è la carta? Nell'atto di indirizzo, dove è?
nell'atto di indirizzo viene confermato, diciamo, il cambio di destinazione d'uso in commerciale o comunque in qualsiasi cosa si voglia fare. Viene dato, il valore viene dato prima di questo atto o dopo, perché cambiano i rapporti tra quello che è del comune e quello che noi diamo e quello che il demanio, l'agenzia del demanio dà a noi. Ma come facciamo a fare, cioè, dateci almeno gli elementi di una valutazione oggettiva del dare e avere, dei metri quadri, dei metri cubi, delle porzioni dei mappali e del valore stimato delle cose che andiamo a discutere. Perché effettivamente per me è difficile, se magari in corso d'opera lo spiegate, magari posso anche esprimermi. Consigliere Masetta. Grazie Presidente. A lei la parola. Volevo anche sapere, riguardo la caserma Gotti, il sindaco diceva che una parte della caserma Gotti farà parte della permuta. Allora vorrei sapere, cioè, al di là della quantificazione, che parte farà parte della permuta, ecco, passatemi il gioco di parole, e cosa rimarrà invece, e quel qualcosa che rimarrà di che interesse sarà e che fine farà, cioè voglio dire, vorrei capire se andiamo a togliere un qualcosa che può dare o può far sì che quel che resta sia appetibile o meno, ecco, capire questo ragionamento. Per quanto riguarda l'aerocampo di San Giacomo, giustamente il sindaco ricordava che lì siamo in zona di OCG e quindi attualmente di notevole pregio economico. C'è stata appunto, il consigliere Darè chiedeva prima le valutazioni economiche, c'è stata una valutazione oggettiva dell'ipotetico valore dell'aerocampo? Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carnelos, prego. Sì, io ringrazio l'amministrazione di aver portato questo atto di indirizzo che fra l'altro evidenzia in maniera inequivocabile come l'amministrazione si ponga nei confronti dei consiglieri comunali e del Consiglio comunale come esecutore di quello che i consiglieri deliberano. Ed invero, se ci pensate, nel precedente atto di indirizzo avevamo detto sì, amministrazione, valorizza questo e quest'altro bene. Se ricordate, quello era il contenuto di quell'atto di indirizzo. È chiaro che se in base a quell'atto di indirizzo, ad oggi, l'amministrazione procedesse a fare qualcos'altro, scambi, permute, cosa farebbe? Cosa direbbe qualsiasi consigliere che è seduto attorno a questo tavolo? Direbbe: ma come? L'amministrazione fa qualcosa non autorizzata dal Consiglio Comunale. Ecco allora la ragione della integrazione a quell'atto di indirizzo. Questa delibera è un amminicolo importante rispetto a quell'atto di indirizzo. Perché? Perché se il Consiglio sarà d'accordo, l'amministrazione chiede: consiglieri, siete d'accordo? Mi date l'indirizzo di intavolare discussioni sull'eventuale permuta, visto e considerato che evidentemente da colloqui intervenuti, da primi, come si può dire, tentativi di accordo, evidentemente l'altra amministrazione, quella statale, avrà detto: ma guardate, voi avete un bene che è la caserma maronese, che è vostra, del comune, la utilizziamo noi, paghiamo un canone annuale. A questo punto, visto che ci sono dei beni che lo Stato ha,
si può pensare alla permuta. Ecco allora la ragione del primo corno di questo atto di indirizzo: autorizzare l'amministrazione a verificare un accordo sulla permuta. Secondo corno: quali beni? E qui l'amministrazione ha mutuato dal precedente atto di indirizzo che cosa? Il notevole interesse che questo Consiglio Comunale ha dato al bene demaniale Areocampo. Vi ricordate? Ci siamo accapigliati su quel pezzo di terra. Abbiamo visto, e a dire la verità qui mi pare, una volta tanto, sia maggioranza che minoranza, abbiano addocchiato positivamente quel compendio immobiliare. Ed ecco allora l'amministrazione cosa dice? Benissimo, se quella volta in quell'atto di indirizzo il consigliere ci ha detto questo, benissimo. Intanto come primo bene che cerchiamo di farci dare per la Maronese è l'Aviocampo. In più ovviamente qui si pone una questione fra senseri, non fra amministrazione, ma in qualche modo dirà l'amministrazione: non basta, perché la Maronese vale. Cosa ci mettiamo in più? Qui certo, una situazione discrezionale, l'amministrazione dice: siccome nell'altro atto di indirizzo si era evidenziato come era interessante il Parco del Meschio, e quindi chiaro, alla domanda non rispondo io, ma risponderanno l'amministrazione, è chiaro che intanto se l'idea è quella del Parco sul Meschio sarà la parte verso il Meschio. Si potrebbe dire: ma quanto, giustamente il collega chiede, ma pari? Ovvio che più possibile, perché lì sì, ovviamente noi cercheremo di far valutare il più possibile la Maronese e meno possibile gli altri beni, in modo tale che più Gotti possibile ci venga data. E lì, certo, si porrà il problema della valutazione. È indubbia una cosa, visto che i consiglieri l'hanno sollevato: ovvio che l'Aviocampo, siccome è oggetto di permuta e non di valorizzazione, almeno secondo me, poi di valorizzazione, certo, ma adesso per permuta, all'epoca non c'era la permuta. Se viene permutato, quando si fa una permuta, qual è il valore? Quello in cui si fa la permuta. Credo, dopo per carità, è indubbio un'altra cosa, che in ogni caso le valutazioni torneranno in questo Consiglio Comunale, giustamente, perché ciascuno di noi ha la sua idea, e finisco, scusatemi. Un minuto, consigliere, grazie. Sì, ma ho finito, credo che i colleghi abbiano in qualche modo interiorizzato quello che volevo dire e poi ovviamente avranno maggiori dettagli, credo. Di solito io non sono un tecnico, ma in questo caso mi sembrava così di usare la logica e il buon senso per dare un'interpretazione dell'atto che ci ha proposto l'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Fasan, prego. Mi sono preso un paio di appunti su Graziano. Allora, a mio parere Graziano questa volta ha fatto autogol. Perché? Perché ha richiamato la trasparenza di questa amministrazione. E ora voglio ricordargli che l'accordo di programma redatto nel novembre del 2014, mi sembra, non sono forte con le date, non aveva avuto la legittimazione del Consiglio. Cioè, la Giunta è andata lì, ha fatto l'accordo di programma, dove è arrivato alla fine dello scorso anno l'atto di indirizzo, che qui è confermato. L'atto di indirizzo non ha avuto l'avallo del Consiglio Comunale, viene confermato in questa delibera. Usando un termine che ha fatto storia in questo Consiglio, mi sembra che sia una delibera raffazzonata, se posso dire. Poi in commissione, visto che non è un termine che uso io di solito, ma ha fatto la storia qui dentro, mi permetto, ha portato fortuna. Infatti mi auguro che
questa volta vi porto in sfortuna. In commissione ho esternato le mie perplessità su come è stato presentato il punto all'ordine del giorno. Non c'è alcuna stima delle aree oggetto dello scambio, né alcuna cartina, anche semplice, una cartina, di quali aree Lagoti sono oggetto. Si parla del Parco del Meschio, ma le aree in oggetto, a mio parere, che sono lungo il Meschio, non valgono niente perché sono completamente vincolate. Pertanto in uno scambio, fatta la stima, politicamente possono valere tanto, però quando parliamo di scambio di aree, di solito si fa i conti della signora Maria. L'unica stima che abbiamo è che la Maronese vale 3 milioni di euro. Allora, sommariamente, io credo anche con la nuova stima data dall'atto di indirizzo qui richiamato, vale 1 milione di euro. Mi auguro che la caserma Gotti, quello che ci danno, valga 2 milioni di euro. Mi auguro. Ma siccome non si sa niente, allora io direi sarebbe opportuno informare il Consiglio Comunale di cosa sta votando, perché qui tutti votano la cieca a favore o contro, che per me potrebbe essere una cosa molto positiva fare questo scambio qua. Però avrei piacere di sapere cosa sto votando. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Botteon, giusto? Grazie Presidente e buonasera. Chiedo scusa consigliere, chiedo scusa se ho un po' di incertezza, ma c'è uno sfasamento nei tasti, quindi perdonatemi. Sì, grazie. È perdonato Presidente. Prego Botteon. Allora innanzitutto una puntualizzazione al consigliere Fasan, siccome era presente alla Commissione Bilancio, nella Commissione Bilancio sono state fatte delle stime di massima del rapporto tra i diversi immobili di cui stiamo parlando e quindi non capisco come faccia a asserire che la Gotti possa valere 2 milioni di euro, vuol dire che non ha capito quello che abbiamo detto in commissione. Siccome abbiamo in commissione... Allora, intanto c'è il verbale commissione, comunque in commissione ricordiamo state date delle indicazioni di massima, quindi non delle stime vere e proprie con valori, comunque dei rapporti tra i diversi immobili in cui abbiamo detto che è stato riferito meglio che la Maronese ha un valore che è circa la metà di quello dell'immobile Gotti e che l'Aviocampo ha circa un valore che è un terzo di quello della Maronese, come penso che si ricordi con consigliere Fasan. Siccome si parlava di 3 milioni di euro del valore della Maronese, il resto... Bene, grazie, la prego di non disturbarmi, consigliere Dare. Invece tra le considerazioni volevo soffermarmi su un punto che mi sta particolarmente a cuore, ovvero dalla relazione del sindaco, quando si parla della caserma Tandura, ho colto queste parole, ovvero la Tandura per la sua conformazione è non frazionabile se non con progettazione unitaria, giusto? Ecco, su questo punto mi piacerebbe avere qualche altro dettaglio, perché il voto che diamo stasera è un voto importante a questo punto di vista, perché una delle possibilità che erano state ventilate in ogni sede, più volte anche in Consiglio Comunale, era la possibilità di avere alla Tandura la nuova farmacia di Costa. Per arrivare a questo obiettivo sicuramente una strada poteva essere quella della permuta, quindi di una parte della Tandura, quindi quella che poteva essere destinata alla farmacia, in questa permuta con la Maronese. Se non ho capito male è proprio questo il punto, cioè il fatto della non frazionabilità se non con progettazione unitaria, che ha impedito questa strada, quindi questa scelta. Mi piacerebbe avere altre due considerazioni anche magari dal punto di vista tecnico che confermino questa ragione, in modo da poter votare serenamente a questo punto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Sant'Antonio, prego. Sì, quello che voglio dire io in questo intervento è che magari non c'è nulla di male anzi potrebbe essere un bene per la comunità
andare ad acquisire dei beni che tutto sommato possono fare solamente il bene della comunità. Quello che è imbarazzante secondo me e che ci tengo a sottolineare è il fatto che questa non è un atto di indirizzo, è una delibera in cui noi andiamo a fare delle permute di alcuni beni e se non siamo in grado noi consiglieri comunali di valutare qual è il bene per la comunità, non possiamo dire di aver fatto il bene della comunità. Allora, non è che si possono barattare appunto pere con le mele, dobbiamo avere un valore oggettivo che ci consenta di dire che l'operazione è vantaggiosa e porta il bene della comunità. Quindi i primi valori che mancano sono proprio effettivamente i beni che noi andiamo a permutare, a scambiare. Qua devo anche contraddire un po' l'amico Botteon, in cui dice che in commissione queste cose abbiamo parlato di queste cose. In realtà, e qua volevo portare alla luce anche, portare all'attenzione dei colleghi consiglieri, che le commissioni fatte nel modo che abbiamo fatto l'altro giorno non portano nessun tipo di valore aggiunto. Allora, sembra quasi che ci sia un non volere portare dei dati in commissione. Da quello che io ho potuto capire in questi mesi, la commissione dovrebbe essere un incontro dove si sviscerano, dove si parla nel dettaglio dei problemi che poi verranno trattati con le delibere in Consiglio Comunale. Allora, vi porto un dato oggettivo. Io ho chiesto all'architetto Antoniazzi quanto in commissione poteva valere la caserma maronese. Allora, siccome conosco l'architetto Antoniazzi da una vita e so che è molto precisa e questa sera anche lo ha dimostrato nella precedente intervento, mi è stato detto che vale all'incirca 3 milioni, ma comunque è un valore che è stato determinato, che non è proprio il valore corretto, ma è un valore che serve per calcolare l'affitto, insomma, che riceviamo dallo Stato. Allora, finché non possiamo conoscere questi valori, i valori della caserma, i valori per esempio anche dell'aerocampo, perché ecco, andiamo a vedere i fatti che sono successi in questi giorni qua. Se l'aerocampo ci venisse consegnato con all'interno, diciamo, delle persone, no? L'aerocampo varrebbe zero dal punto di vista economico. Perché? Perché non possiamo piantarci le viti, non possiamo avere dei ricavi. Quindi anche questo è un problema che vorrei chiedere, no, alla Giunta. È stato un imprevisto quello dell'aerocampo con sorpresa, e quindi se ci fosse la sorpresa all'interno non potremmo andarlo a permutare. Oppure è come ha intenzione di portare avanti, diciamo così, la Giunta se ci fosse questa eventualità. Allora, quello che volevo sottolineare è che ci mancano dei dati ben precisi per poter prendere delle decisioni. In questo caso possiamo stabilire che una permuta può essere una cosa fatta bene per la comunità, ma non possiamo capire quanto e come. Poi volevo sapere, questa è una domanda tecnica, qual è il termine del protocollo, cioè il protocollo è scaduto, mi sembra e poi è stato rinnovato in qualche modo, e qual è il termine reale entro cui bisogna fare questo tipo di operazione, pena il decadimento del protocollo del Ministero, insomma. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Pusocco, a lei la parola. Grazie Presidente. Prima di fare il mio intervento mi permetta di esprimere ancora una volta il mio disappunto per quanto accaduto prima, perché comunque Presidente lei ha permesso al collega Carnelos, tramite una domanda di attualità, di affrontare temi che di attualità non hanno niente. A me invece mi ha risposto che la mia domanda non era una domanda di attualità. Quindi va bene tutto, ma per piacere non venitemi più a parlare di trasparenza. Grazie. Quanto all'argomento che
stiamo affrontando alla proposta di delibera, io sono molto d'accordo col mio collega Sant'Antonio e con i miei colleghi qui di minoranza. Venerdì in commissione avevamo affrontato il punto e in commissione, lo può confermare il Presidente, è stata fatta questa osservazione e questa richiesta. Per favore venite in Consiglio Comunale con dei valori. Perché il Consiglio Comunale, fermo restando che il progetto può andare bene, non c'è niente, non abbiamo niente in contrario con la permuta, assolutamente, però parliamo della permuta con l'Areocampo e un pezzettino della Gotti per fare il Parco del Meschio. Ma ragazzi miei, stiamo parlando di beni del comune che dobbiamo scambiare con beni del demanio, ma partiremo da una base. Partiremo da una base per fare un ragionamento. Qui non è questione di essere a favore o contrari, ma di cosa stiamo parlando? Sì, questo è il colmo, ma penso che anche voi a casa vostra, quando fate i vostri cosiddetti affari privati, prima di muovermi non è che andate a caso, avete in mano dei dati concreti, giusto? Ecco, e la permuta viene fatta prima o dopo la valorizzazione, che non ho capito? Il comune prende il 15%, mi risulta, della valorizzazione. Prendeva, perché se continuiamo a essere così lenti, arriviamo fra 2 anni a finire tutto, non so se prendiamo ancora il 15%, prendiamo il 5% forse, non lo so, questo me lo direte voi. Quindi anche questo è una considerazione, una risposta che cortesemente mi piacerebbe sapere, insomma. Quanto ultimo appunto che il consigliere Sant'Antonio ha riferito all'ipotesi che l'Areocampo possa nei prossimi giorni essere occupato, e da quello che ho capito il sindaco ha girato la testa, ha detto no, i consiglieri no, ma allora la dichiarazione non l'ho fatta io, l'avete fatta voi, quindi se non c'è sto pericolo perché siete usciti con un comunicato stampa. Ecco, ho finito, grazie. Grazie consigliere. Primo giro è concluso, non ci sono prenotazioni, quindi passiamo appunto alle risposte dopo questo primo giro. Prego. Allora, alcune risposte. Prima una premessa. Qualcuno dice che non è un atto di indirizzo. Ognuno abbiamo visto che la realtà si può leggere sotto varie fattispecie. Quando il Consiglio Comunale è chiamato, c'è scritto, ad individuare l'Areocampo di San Giacomo di Veglia in primis, con l'aggiunta di porzione della caserma Gotti, per concorrere alla compensazione del valore del bene di permuta, quali beni di proprietà del Ministero della Difesa, da acquisire al patrimonio comunale, come permuta della caserma Luigi Maronese, già sede della sezione dei Carabinieri di Vittorio Veneto, significa dare un atto di indirizzo. Non ci sono piantine, non ci sono particelle, non abbiamo il catastale questa sera. Stiamo dando un atto di indirizzo, è un indirizzo strategico. Poi tornerà in Consiglio Comunale con quelle che qualcuno ha chiamato le piantine, che non sono quelle che sono vicine alla fontana. Qualcuno evidentemente forse non l'ha ancora colto appieno, ma questo è un indirizzo in base al quale poi l'amministrazione procederà alla definizione assieme agli altri enti interessati. Come avremmo potuto farlo senza un atto di indirizzo del Consiglio Comunale? Se il Consiglio Comunale dice all'amministrazione procedi in questo senso, l'amministrazione procederà. Punto. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Allora, quindi per quanto riguarda la valutazione delle caserme, io nella lettura ho detto l'Agenzia del Demanio sta procedendo con le valutazioni immobiliari definitive, nel senso che alcuni valori, come correttamente ha riportato il consigliere Botteon, sono stati dati, come dire, grosso modo.
Mancano ancora alcuni dati per fare in modo che le valutazioni siano definitive. Ovviamente la valutazione è stata fatta in base alle destinazioni finali, a eventuali demolizioni che devono essere fatte e anche agli oneri di urbanizzazione, ma non tutti sono ancora definiti pienamente, tant'è vero che qualcuno era venuto fuori anche sul giornale che c'erano state delle persone che erano entrate alla Gotti. Sì, effettivamente erano entrate per fare la caratterizzazione del suolo di una piccola area che ha subito un piccolo inquinamento. Anche quello si sta appunto aspettando quanto sarà il costo, anche quello è oggetto ovviamente all'interno per poter fare una valutazione il più definitiva possibile. I valori grosso modo sono quelli che ha riportato il consigliere Botteon. Per quanto riguarda la caserma dei Carabinieri, ci è stata chiesta esplicitamente, e all'interno dell'atto di indirizzo ci è stata chiesta ovviamente come modus, come strumento diciamo, che ha lo Stato per ridurre le spese correnti. Ovviamente essendo proprietario non pagherebbe più l'affitto. Per quanto riguarda la domanda del consigliere D'Arè, credo di aver già spiegato, parlando di indirizzo strategico e della definizione che sta facendo il demanio sulla valutazione di tutti i beni immobili. Il consigliere Masetta ha notato correttamente che non ci sono delle individuazioni di metri quadri, ma proprio per il motivo che ho testé detto, perché finché non viene fatta una valutazione definitiva, che potrà essere fatta dopo che è stato dato l'atto di indirizzo, l'agenzia del demanio, come ho detto, sta lavorando, sarà indicata in maniera precisa. Per quanto riguarda le valutazioni, ovviamente la parte credo di averlo a memoria già detto anche nella mia introduzione, la parte che l'amministrazione ritiene utile ai fini comunali, e del resto era già presente anche nel deliberato della 46, la parte vicina al Meschi, ovviamente quella verde. La valutazione è diversa, ovviamente se un'area è considerata verde o edificabile, ovviamente, questo mi pare chiaro, abbastanza lampante. Per quanto riguarda la frazionabilità, chiedeva il collega Botteon, sì, tecnicamente poi lo spiegherà l'architetto Antoniazzi. Diciamo che vista la conformazione e la posizione rispetto a tutto il contesto nel quale si trova, questa è un'indicazione tecnica che è stata data, però ripeto, l'architetto Antoniazzi spiegherà in maniera tecnicamente inappuntabile rispetto a quanto faccio io. Confermo al consigliere Sant'Antonio, penso di averlo già detto, che non replico, ma replico nel senso che ripeto quanto ho detto prima, è una delibera di indirizzo strategico. Se il Consiglio Comunale dà questo mandato, l'amministrazione va avanti, quindi non trovo per nulla imbarazzante che non ci siano le cifre, francamente, io no. Poi per quanto riguarda l'intervento del consigliere Poggiocco, dico la verità, non ho capito bene perché probabilmente io non sono multitasking, ma ha inserito una serie di varianti e variabili parlando di cose attuali, non attuali, di giornali, di proclami, non ho capito bene. Leggendo però anche solo tecnicamente, è scritto in italiano, oggetto attuazione del protocollo d'intesa con il Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio per la valorizzazione delle aree militari dismesse. Ulteriori determinazioni. Perché ulteriori? Perché al punto 3 c'è scritto di confermare le determinazioni già assunte con la delibera 46. La parte precedente è quella che parla della permuta. A me pare abbastanza elementare, però forse perché l'ho letta e riletta più volte. Grazie. Grazie. Signor Sindaco, ci sono chiarimenti tecnici da parte dell'architetto Antoniazzi, prego. Ecco, l'area della caserma Tandura è un'area che si attesta su via Forlanini, però ha un piano di campagna più basso di circa 3 metri rispetto alla strada. Quindi al fine di renderla
sarebbe molto difficile frazionarla, perché per frazionarla bisogna studiare dei sistemi di accesso. Tutto l'intorno è caratterizzato da un tessuto residenziale con una densità molto bassa, non ci sono altre vie di accesso e questo dislivello comporta una progettazione anche per poter sfruttare al meglio l'area, pensando ad esempio ad una parte che si attesti sulla statale, una parte che si attesti dietro, però sono parti sempre molto importanti anche a livello numerico. La caserma ha un'estensione di oltre 20.000 metri, quindi quadrati, il che vuol dire dimensioni molto importanti, pensando di poterla frazionare in funzione di una singola attività. Non so se mi sono spiegata. Viceversa, la conformazione della Gotti ha un lungo fronte lungo una strada principale e ha poi una strada che la lambisce a nord, che è una strada minore ovviamente, quindi pensandone a una sua suddivisione, la suddivisione è ben più semplice. Si attesta anche sulla pista ciclabile dopo il Mulino Bruni. Bene, secondo giro di un attimo solo, precisazioni. Per quanto riguarda la proroga del protocollo d'intesa, nell'incontro del gruppo di lavoro del 12 gennaio 2016 è stato concordato la nuova scadenza al 10 aprile 2016. Grazie, Don Spessotto. Nell'ordine, consigliere Posocco, prego. Grazie Presidente. Signor Sindaco, mi perdoni, ma non sono qua da più di 25 anni, quindi non capisco ancora certi passaggi, le domande le faccio per avere la certezza che il bene pubblico sia trattato come il bene privato e che i cittadini non abbiano niente, non ci rimettono niente dagli accordi. Rifaccio la domanda, forse non mi sono spiegato. Qui con questo atto di indirizzo noi stiamo dicendo che la permuta, il Consiglio Comunale vi autorizza a permutare la caserma dei Carabinieri con l'aerocampo e parte della Gotti. E ci siamo. E io chiedo, ma perché parte della Gotti? In base a che valori? Perché non la Tandura? Che è dentro nel protocollo d'intesa? Perché non tutta la Gotti? Se noi vi diamo questo atto di indirizzo, voi andate a trattare solo per una parte della Gotti o potete trattare per tutta la Gotti in base ai valori? Potete mettere dentro Palazzo Altan in base ai valori? Cosa fate? Con questo atto di indirizzo voi fate la permuta solo per questo o in caso di valori che vedrete, perché non ce li avete, potete pensare di permutarlo con altri beni che rientrano nel protocollo? Mi interessa capire, signor Sindaco, sarò di coccio, ma è una domanda che le voglio fare, per cortesia mi risponda. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Saracino. Prego. Sì, volevo fare i complimenti al consigliere Botteon per l'intervento, perché ha ricordato un problema della farmacia di Costa, che ora ci troviamo a pagare un affitto e quindi magari si potevano fare due piccioni con una fava. Noi andavamo a mettere una farmacia su un terreno che ci veniva per permuta, non pagavamo più un affitto, e visto che al giorno d'oggi si fanno trafori, si fanno ponti, si fa di tutto, un dislivello di 3 metri non penso che sia una cosa così difficile da riuscire a correggere per un bene che andrebbe a dare sollievo a tutta la comunità e alle casse del comune, visti i tempi. Detto questo, volevo dire, precedentemente all'ultimo consiglio comunale dove è stato votato l'altro indirizzo sulle caserme, io mi ricordo benissimo che già qualche consigliere dell'opposizione o della minoranza, come volete chiamarli, aveva già buttato là l'idea di fare questa permuta, però allora la maggioranza ha detto no, adesso invece si torna indietro, cioè quindi non è proprio ascoltare quello che dicono i consiglieri, è capire che quello che si è scelto non è corretto e allora si torna indietro, è un po' diverso. Grazie. Grazie consigliere.
Consigliere Sant'Antonio. Sì, allora io ringrazio il sindaco di avermi spiegato che è un atto di indirizzo, ma domanda, non avevamo già fatto un atto di indirizzo precedentemente? Continuiamo ad andare avanti ad atti di indirizzo? Cioè, questo è un secondo atto di indirizzo. Cioè, se io conosco poco per la verità, da poco partecipo al Consiglio Comunale, ma da quello che so io, una delibera, per chiamarsi delibera, dovrebbe avere dei dati concreti, altrimenti, cioè, si delibera cosa? Il fumo? Poi, seconda cosa, la destinazione di San Giacomo, la destinazione di uso di San Giacomo, la valutazione economica è stata fatta o sarà fatta su area agricola, residenziale, commerciale? Queste sono le indicazioni che bisogna dare, perché se è agricola ha un valore, se è residenziale ne è un altro, se è commerciale ne è un altro, e questo determina la permuta in senso positivo, medio o negativo, ad esempio. Quindi che indicazioni avete dato voi come giunta nella valutazione di quell'area? Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Carnelos, prego. Sì, dunque, è davvero, come si può dire, strano che in questo Consiglio Comunale i consiglieri di minoranza dicono: a casa nostra, quando si fa una vendita, si decide tutto, si dimenticano di dire che quando riguardano i nostri interessi privatistici non viene approvata una delibera messa di fronte a casa in modo tale che il possibile acquirente o venditore sappia già qual è la valutazione che dà il venditore o se casa nostra siamo i venditori o gli acquirenti. Perché? Perché è chiaro che quando si fa la contrattazione entrambi le parti cercheranno di ottenere il massimo possibile. Faccio un esempio. Se avessimo messo nell'atto di indirizzo, qui va detta una cosa, non c'è il peggior cieco di chi non vuol vedere, è indubbia una cosa, e questo credo che noi consiglieri comunali l'abbiamo ben in testa: quando si tratta di diritti reali e la permuta è un diritto reale come la vendita, spetta al Consiglio Comunale approvare l'accordo. Se l'amministrazione non riuscirà, secondo i consiglieri, ad essere un ottimo, tra virgolette, affarista, capace di portare a casa il più possibile, è indubbio che noi consiglieri comunali non lo approveremmo. Come tutte le volte quando si fa una compravendita e noi diamo l'incarico al nostro geometra di fare con l'altro geometra di fare le trattative, il geometra sigla, ma dopo va dal proprietario, se è il venditore, o dall'acquirente, se è il rispettivo geometra, dice: guarda, il massimo che sono riuscito a raggiungere è questo, ti va bene e non ti va bene. Così farà l'amministrazione. Sentivo i mappali, e qui mi riferisco all'intervento di Fasan, che dice: le aree lungo il Meschio, giustamente c'è il vincolo Galasso e quindi avranno sicuramente un valore inferiore e quindi dovrà essere valutato. Certo, dimentica l'esimio Fasan che il sindaco ha detto potrebbe esserci, e ha parlato anche di immobili che eventualmente potrebbero essere utili per il comune. È chiaro, peraltro, giustamente, che se avessimo detto solo le aree lungo il Meschio, probabilmente, e avessimo portato il mappale, avremmo già detto subito: no, troppo poco. Qui
È indubbio che l'amministrazione deve portare a casa il più possibile. È indubbia una cosa. Qualcuno diceva: a quale valutazione? E qui, ripeto, io non sono un sensale, ma se è stato detto indicativamente che San Giacomo vale 1/3 rispetto alla Maronese, io non lo so, ripeto, non me ne intendo, ma credo che una valutazione siffatta non valuti il terreno come edificabile, non lo so, 1 metro quadro per, non so, 3 metri cubi, 5 metri cubi, perché se si potesse fare il grattacielo Pirelli, è indubbio che l'aerocampo valerebbe 10 Maronese. E qui all'inclito Posocco dico: ma come? Dice: perché non Doro Altan? Bastava cambiare. Se ci interessa Palazzo Doro Altan, facciamo uno striscio su Areocampo e mettiamo Doro Altan. Oppure, per carità, è vero, per far perdere tempo si potrebbe dire: amministrazione, dagli al Ministero la Maronese, ma in cambio vogliamo Palazzo Piccin, Palazzo Doro Altan e anche la Tandura, visto e considerato che qualcuno ci mettiamo la fantasia. O così o niente. Secondo voi? No, bisogna sapere. Ah, ecco, si sceglie, certo, che discorsi, ma qui non si mette nell'atto di indirizzo il prezzo. No, però devi a dirglielo alla controparte fino a dove siamo disposti ad arrivare e dove no. È indubbio una cosa, che sorgeranno diatribe, sapete, perché è indubbio, e ripeto, siamo tutti uomini di mondo, quando facciamo contratti per noi stessi, chi vende vuole e dice che il suo bene va al valore più alto possibile e chi compra cercherà di dire che ha meno valore. Tanto per dirvene una, io ho casa ereditata, la vorrei vendere, ma per me vale così, non trovo nessuno che lo compra, allora me la tengo. Chiaro che quando si parla di valutazione, e fra l'altro bisogna essere abbastanza discreti, ripeto, sarei d'accordo, sì, finisco, sarei d'accordo con i colleghi di minoranza se dicessero, dopo ovviamente la valutazione discrezionale, che mi dicessero no, l'Areocampo non mettetelo, mettete Tandura e quanto più possibile di Caserma Gotti. Allora direi vabbè, è una loro valutazione, vediamoci, confrontiamoci. Ma se l'Areocampo abbiamo detto che ci interessa tutto, chiaro? Vi faccio un esempio e finisco proprio. Provate a immaginare che il Ministero a un certo punto dia il valore all'Areocampo e dica l'Areocampo vale come la Maronese. Chiaro che a quel punto l'amministrazione non sottoscriverà, e se per caso sottoscriverà, quando arriverà qua gli diremo: ma come, oh, ti sei da niente a fare affari. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Darè. Prego. Allora, premesso che la trasformazione d'uso viene fatta dal Comune, quindi il pallino lo ha in mano il Comune, e quindi i valori che il demanio militare ha in mano sono valori che è il Comune che dà. Quindi questo è il pallino lo ha l'amministrazione. È chiaro che se noi andiamo e facciamo già gli atti di indirizzo e li confermiamo, magari gli altri hanno già capito il valore magari dell'Areocampo, che aveva un valore chiaramente agricolo, adesso magari hanno capito che potrebbe avere un valore commerciale ben più alto. Ma questo è un'altra cosa. La mia preoccupazione è che è un anno che avete sottoscritto questo protocollo d'intesa, è scaduto a novembre, c'è un'ulteriore proroga, ma nel frattempo i fatti che ci vedono coinvolti, lei ha fatto una dichiarazione stampa in cui dice: il sindaco chiude all'arrivo di massa dei profughi, che guarda caso interessa proprio l'oggetto di questa sera, di questo punto all'ordine del giorno, ovvero le caserme.
Allora, io so che il demanio, so che la prefettura ha già chiesto il collegamento di acqua e di fognatura all'aerocampo. Io vorrei capire se questo pericolo è reale, se lei sindaco o giunta ne sapete qualcosa, se aspettate che come la Zanusso già hanno portato i container, e quindi noi stiamo discutendo di un atto di indirizzo e magari portiamo a casa l'atto di indirizzo con anche gli inquilini. Allora, avete poco tempo per risolvere questo problema e portare questa cosa in consiglio comunale, perché io penso che siccome il prefetto, di cui io sono molto innamorato e di cui non passa giorno che io non lo attacchi, perché calpesta quelli che sono i diritti delle nostre comunità, portando persone che nulla hanno a che vedere nel nostro territorio, lo dico a microfono, perché queste cose ormai qua noi ne abbiamo 200 grazie al ben volere e al benstare della vostra amministrazione. Questi arrivano grazie al governo Renzi e continuano ad arrivare, si parla addirittura di 300.000 quest'anno. Vorremmo capire se, e capisco l'indignazione del consigliere Fasan, che fra qualche anno sarà l'ultimo uomo bianco della Val d'Apesina. No, lo Fedula sicuro. Quindi io veramente il mio auspicio, e lo dico veramente senza che chiudiate questo rapporto con l'Agenzia del Demanio Militare il più breve tempo possibile, altrimenti noi ci troveremo nelle nostre caserme, ci troveremo veramente riempiti di persone, di turisti che non hanno nulla a che vedere con il nostro territorio, e che la prefettura entri nei nostri territori portando queste persone senza capire e guardare quelle che sono le realtà socio-economiche del nostro territorio è sinceramente vergognoso. Grazie consigliere. Consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Voglio rifarmi all'intervento del consigliere Posocco, non questo, quello precedente, no? Quando si è lamentato di come era stato trattato, che non è stato possibile leggere la sua domanda di attualità. Questa sera ho assistito a un teatrino che non fa onore alla funzione istituzionale di quest'Aula consigliare. Carnelos fa una domanda di attualità per permettere a Costa il primo show di giunta. Non entro nel merito delle dichiarazioni del buon assessore, però mi sembra che sia dilungato al di là di quanto consentito dal regolamento. Esiste un regolamento che limita solo le minoranze e non è la prima volta che succede, è successo anche a me. Sicuramente, Presidente, se si volesse applicare un regolamento di tipo calcistico, lei avrebbe meritato un cartellino giallo questa sera. Siccome non è il primo cartellino giallo che avrebbe preso, lei avrebbe dovuto essere squalificato per almeno 2 consigli, così scrivo. Così avrebbe tempo di riflettere sul proprio ruolo. Chi potrebbe in questo momento tutelare le minoranze affinché sia applicato il regolamento? Sicuramente il difensore civico regionale, al quale mi appellerò affinché i regolamenti siano rispettati. Poi il consigliere Botteon dice, straparla, e forse fa un po' di confusione fra la commissione e i preconsigli. Chiamo il Presidente De Bastiani a confermare quanto dico. In commissione mai è stata citata la Tondura, quindi forse fa un po' di confusione. In commissione abbiamo accennato dei valori. L'unico certo è che la Marronese ha una stima di 3 milioni di euro. Questa è una stima giurata fatta dal comunale, mi sembra del 2006, come ha già confermato l'architetto Antoniazzi. L'Aviocampo, la stima è di 1 milione di euro. Se scambio deve essere, necessità vuole che deve essere alla pari o vantaggioso per l'amministrazione. Il resto, a mio parere, è un danno per la città. Se è solo un atto di indirizzo, come dice il sindaco, veramente non so cosa andrò a votare questa sera. Inoltre, il consigliere Darè
ha fatto una domanda a cui non ho avuto risposta. I valori stimati sono quelli prima o dopo l'atto di indirizzo della valorizzazione? L'aerocampo può valere anche 3 euro se si fa un campo di calcio. Pertanto dovrebbe essere ben chiaro la destinazione d'uso delle aree fin da subito. Altrimenti, come dice il sindaco, torneremo qui, ma in questo momento non so proprio cosa votare. La ringrazio. Grazie consigliere. Consigliere Maset, a lei la parola. Grazie Presidente. Allora, sì, ribadisco un po' quello che ha detto anche il collega Bruno Fasan che mi ha preceduto. Veramente è alquanto impegnativo e oneroso votare una delibera del genere, anche perché sì, in sostanza non sappiamo cosa andiamo a votare. Qui noi con questa delibera praticamente blindiamo due realtà. Diciamo in sostanza che a compensare il valore del bene di permuta, ossia la caserma Luigi Maronese, andiamo a valutare l'aerocampo di San Giacomo e un'aggiunta di porzione della caserma Gotti. Quindi andiamo a blindare queste due cose qua, o meglio, una e mezza, una e un quarto, visto che i valori non ci è dato saperli in buona sostanza, perché è vero, come ragionava il collega Carnelos, nella contrattazione delle parti uno chiede una cosa e uno chiede l'altra, ma appunto nella contrattazione delle parti è giusto anche saperli i valori prima, per poi andarsi a confrontare dopo. Allora, un ragionamento comunque può essere anche questo: la permuta credo faccia più comodo allo Stato, no? Per abbattere l'affitto, tant'è che ci chiede l'acquisizione della caserma. Quindi, visto che come comune dobbiamo salvaguardare la cosa pubblica e quindi il bene comune, è giusto che sì, partiamo con una buona base di partenza, ma soprattutto partiamo sapendo cosa vogliamo. In buona sostanza, secondo me, era preferibile fare una delibera dicendo che si sarebbe individuato delle aree tali e congrue a compensazione del bene di permuta, non, tra virgolette, blindare in maniera negativa la permuta con 1,5, 1 e un quarto, 1 e un quinto, non si sa di preciso. Poi il problema che sollevava il collega e amico Darè, quello dell'arrivo dei villeggianti, no? Che arrivano nel nostro paese, oltre ai veri profughi, a chi scappa dalla guerra. Il problema, Darè diceva sbrigatevi a far presto con l'aerocampo, ma il problema rimane, voglio dire, liberiamo l'aerocampo, ci sarà la Tandura, ci sarà la Gotti, ci sarà Palazzo Piccin, quindi voglio dire, ecco, che la città di Vittorio Veneto, visto l'assenso di questa amministrazione, che si prepari ad accogliere ancora magari 50, 100, 200, 300 persone, 400, 500, chi lo sa, non so se qualcuno dei miei colleghi consiglieri di maggioranza sappia dirmi no guarda ne arriveranno solo 20, 10, nessuno, probabilmente 100, 500, 1000, chi lo sa. Ecco, quindi attenzione, veramente ci sarà un problema grave per la città di Vittorio nel prossimo futuro. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Botteon. Grazie. Allora, due puntualizzazioni al consigliere Fasan. Uno, non c'è nessuna confusione. In commissione non si è parlato della Tandura. Ho sollevato la questione Tandura in seguito alle puntualizzazioni che sono arrivate dal sindaco, come ho detto nell'intervento precedente. In commissione però si sono date delle stime di massima, come ho riferito in maniera precedente. Ovviamente è stato detto che era un atto di indirizzo, è stato detto che sono stime perché è un oggetto, una trattazione, quindi non ci possono essere, quando vi è una trattazione non vi sono valori precisi, non possiamo dare valori precisi a una trattazione.
Però vi sono delle stime di massima, le stime di massima che sono state date permettono di dare una stima, perché se io dico che la Maronese vale 3 milioni di euro e dico che la Gotti vale il doppio della Maronese, riesco ad avere una stima di quanto vale la Gotti, è un calcolo che penso possiate fare. Se dico che la Maronese vale 3 milioni di euro e dico che l'Aviocampo vale un terzo della Maronese, è un altro calcolo che penso siate in grado di fare. Quindi delle stime di massima le abbiamo, però questo è un atto di indirizzo che appunto indirizza l'amministrazione ad andare quindi alla trattativa con il demanio sulla base di un'indicazione del Consiglio Comunale. Ok, quindi questo che cos'è un atto di indirizzo? E per quanto riguarda la questione della tandura, io ho ancora un attimo di perplessità, perché se non ho capito male il problema quindi è il fatto che siamo 3 metri sotto rispetto alla strada principale, quindi a via Forlanini, e quindi è su una situazione del genere, in un'area così vasta di 20.000 metri quadri, è necessario un accesso unico, e quindi l'accesso unico impedisce di seguire la via del frazionamento. Mi sarebbe piaciuto qui vedere una mappa, vedere una cartina e vedere effettivamente di cosa stiamo parlando, e se effettivamente, anche se non sono un tecnico, questa è la situazione, perché effettivamente è un voto importante quello che stiamo dando, il fatto di impedire questa possibilità di acquisire una parte della tandura per farne la farmacia in questa fase è una cosa che magari in futuro potrebbe ritorcersi contro. E quindi ancora su questo ho un po' di perplessità. Invece purtroppo, ecco, un'altra cosa che volevo dire al consigliere Fasan è quando mi dice sì, non entro nel dettaglio dell'interpellanza, anzi di quella che è stata la mozione del consigliere Carnelossi. Invece vorrei che lei entrasse nel dettaglio, vorrei sapere da voi, da ognuno di voi, dal Posocco, da Sant'Antonio, da Maset, cosa pensate del Cesana Malanotti. Quanto vorrei saperlo, vi dirò quanto prima i veneti, prima i vittoriesi, avere qualcosa di nostro e regalarlo così in questa maniera. Cioè Vittorio Veneto rinuncia, forza San Vendemiano, eccovi il regalo da parte nostra. Lì non c'è indignazione da parte vostra, e questo vorrei chiederlo a ognuno di voi, e vorrei chiederlo al Presidente e ai singoli consiglieri, che alcuni conosco e mi dispiace anche di conoscerli, perché è un atto che definisco vergognoso e anche ributtante. Grazie. Grazie consigliere Botteon. Consigliere De Bastiani, prego. Sì, rischio di dire cose che sono già state dette. Mi sembra abbastanza chiara la decisione che dobbiamo prendere noi questa sera. Praticamente la Giunta ci chiede quali beni il Consiglio Comunale ritiene opportuno permutare con la Maronese, e dà un'indicazione: campo di San Giacomo e porzione della Gotti, e appunto dice porzione della Gotti, quindi porzione potrebbe essere anche il 90% della Gotti. Quindi noi questa sera, a mio avviso, dobbiamo dire sì, va bene, ci sta bene la permuta con questi due beni, la quantità della Gotti la valuterete voi, però la decideremo noi nel momento del voto. Come diceva il collega Carnelos, il più possibile. Per esempio quel campo sportivo che c'è alla Gotti può ritornare utile, può essere interessante, e la parte sul Meschio anche, e più potremo avere meglio sarà. Se qualcuno, come ha fatto il consigliere Botteon, ritenesse che invece c'è qualche altro bene più interessante dei due indicati, lo dica questa sera, cioè la decisione serve proprio per questo. Se qualcuno ritiene che è più interessante Palazzo Piccin, può proporlo, e su questo ci ragioniamo. Per me
a mio avviso la permuta è interessante. È interessante anche l'osservazione che ha fatto Botteon, che adesso non so se è esclusa a priori, che potrebbe essere anche una porzione della tondura. Ecco, ripeto, se a vostro avviso, se secondo voi c'è qualche altro bene più interessante, vi prego di segnalarlo. Ha terminato? Sì. Grazie consigliere. La parola al consigliere Dus, prego. Sì. Visto che, buonasera innanzitutto, è sollecitato dal consigliere De Bastiani, colgo subito l'occasione per fare una proposta che sta nel merito di questa proposta, scusate il gioco di parole, però l'articola in una maniera un po' più, dal mio punto di vista, esaustiva, in quanto entra nel merito di una descrizione più articolata sia sull'Areocampo sia sulla caserma Gotti. Ne do lettura per se il Presidente ne vuole prendere appunti. La mia proposta... Consigliere mi consegnerà qualcosa di scritto, immagino. Sì, non questo perché c'ho scritto. Vabbè. Okay. Tenuto conto delle indicazioni date dal Consiglio Comunale per la futura destinazione urbanistica delle aree, con delibera numero 46/2015, che si richiama e conferma, si determina concentrare la permuta sui beni sottoelencati per i seguenti ulteriori motivi. L'areocampo di San Giacomo, terreno agricolo viste le sue estensioni, collocazione e morfologia, può essere da subito utilizzato a fini produttivi agricoli, andando quindi a generare reddito. Inoltre è un'area facilmente accessibile, posta in prossimità della grande zona industriale della provincia di Treviso. Il bene è destinato in ragione di ciò a mantenere il valore attuale. In futuro, in un contesto socio-economico diverso, costituirà una risorsa per l'intera collettività. Per quanto riguarda invece la caserma Gotti, facilmente accessibile, è inserita nel tessuto urbano, nella zona centrale della città, attestandosi sulla strada principale che collega le diverse zone urbane. È prossima al fiume Meschio e al sistema della mobilità sostenibile che sullo stesso si attesta. L'acquisizione di una porzione della caserma consentirà di realizzare percorsi che connettano la zona Meschio con il centro città, di collegare la zona sportiva situata ad est del fiume al centro città, di estendere il parco di Meschio verso l'abitato, di creare un parco urbano ed eventualmente inserirvi funzioni sportive. Il possibile utilizzo a fini istituzionali, anche temporaneo, di alcuni edifici potrebbe eventualmente consentire di liberare ambienti attualmente in locazione con un contenimento delle spese, ovvero liberare locali dell'ente da porre in alienazione. Ecco. E un ultimo considerazione su ciò che è stato detto anche in riferimento agli articoli di giornale apparsi negli scorsi giorni. Oggi vi immaginavo, come cita una canzone di Battiato, come uno sciame di api accanite divoratrici di petali, no? Che non aspettavate altro di arrivare in questo consiglio per esprimere le vostre preoccupazioni verso ciò che sta o che forse accadrà nell'Aviocampo. Ecco, l'unica mia preoccupazione è che non vorrei che si creassero ulteriori tensioni anche dopo quanto è successo nei fatti di Bruxelles di pochi giorni fa. Quindi così mi permetto dal piccolo del mio ruolo e da neofita di questo ruolo di darvi un consiglio, cioè quello di cercare di smorzare le tensioni piuttosto che alimentarle. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carnelossi. Visto che la proposta appunto di integrazione del mio capogruppo potrebbe essere porzione di Gotti, mettiamoci la più estesa possibile, visto e considerato che tutti quanti abbiamo detto, è ovvio, anzi, che vogliamo più possibile, mettiamolo, porzione del caserma la più estesa possibile, se i consiglieri ritengono Ascolta, questo lo diciamo adesso? Questa precisazione. Consigliere Fasan, lei ha già fatto il secondo intervento. No, non è un intervento, permetta.
Prego. Allora, ringraziando per la disponibilità Me lo del consegna- Presidente De Bastiani. Lo consegna per iscritto. Sì, sì, è qui, te l'ho preparato, che a mio parere è un grande Presidente di quarta commissione. Propongo al voto del Consiglio questo emendamento. Al di là della caserma Gotti e dell'aerocampo, chiedo sia valutata la possibilità di realizzare lo scambio anche con la caserma Tandura. Cioè, Tandura e Aerocampo, cioè, Senza- escludendo la Gotti. Allora che c'è Gotti? Dammi la penna. Invece di avere, cioè voi state proponendo invece come questa sera Tandura invece di Gotti. e l'Aviocampo, noi diciamo l'Aviocampo e invece la Tandura. Quindi Gotti niente Gotti. Ok. Allora, però... Secondo me è più funzionale alle esigenze della città. Bon, allora, ok, è stato chiaro. Se mi consegna l'emendamento. No, ma tira via Gotti, Areo. Vada via. Cosa, metti dentro quando ho il tank, metti dentro anche il filo qua. Allora, approfitto per segnalare ai consiglieri, ecco, prendete nota, a pagina 4, cioè nel deliberato, punto 1.2, la terza riga del deliberato c'è scritto di proprietà del Ministero della Difesa, giusto? Terza riga del secondo punto. Ecco, invece di Ministero della Difesa, cancellate della Difesa e aggiungete dell'Economia e delle Finanze. Sia in deliberato che nella premessa. Sia in deliberato, cioè a pagina 4, che nella premessa, a pagina, nella premessa, adesso lo troviamo, Ministero della Difesa, eccolo qua, a pagina 2, ricordato che... Ed è in gestione il Ministero della Difesa ed è del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Perfetto. Ecco, detto questo, e anche a pagina 3, preso atto, esatto, al quartultimo capoverso, pagina 3, preso atto, proprietà del Ministero della Difesa, e quindi in tutti i casi Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ok. Allora, l'emendamento del consigliere Dus integrato con la nota del consigliere Carnelos verrebbe, propongo che sia inserito a pagina 4 prima del ritenuto opportuno assumere ulteriori determinazioni, e cioè considerato quindi rispondente all'interesse pubblico generale eccetera eccetera, dopo parco urbano del Meschio verso la città inserire l'emendamento del consigliere Dus con l'integrazione del consigliere Carnelos, prima di ritenuto opportuno assumere ulteriori determinazioni. Ok? Allora, mettiamo... Allora, se non ci sono dichiarazioni di voto... aspetta. Mancano risposte al secondo giro e io corro, io cerco di correre. Allora, signor Sindaco, prego, a lei la parola. No, non ci sono altri. Grazie. Non ci sono altri interventi prenotati. Allora cerco di fare per quanto possibile un po' di chiarezza. Qualcuno ha detto che qui votiamo, aspetta, le parole esatte è fumo. Allora, articolo 42 del decreto legislativo 267 del 2000, che si intitola Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Articolo 42, attribuzione dei consigli. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Questo penso che dica tutto, punto. Per cui non procedo con ulteriori valutazioni in merito.
Qualcun altro ha sottolineato, mi riferisco al consigliere Posocco, dicendo che sì, c'è scritto questo, ma poi potete anche, l'atto di indirizzo è vincolante, punto. Aggiungo che sì, è vero, per il collega Sant'Antonio è un secondo atto di indirizzo, ma non è una copia del primo. Infatti qua richiama la deliberazione numero 46, ma aggiunge, credo di averlo già detto più di una volta, aggiunge anche il punto 2 di individuare l'aerocampo, eccetera, quale oggetto di permuta. Fra l'altro poi vedo con mia enorme sorpresa che viene presentato anche un emendamento a questo atto di indirizzo. Probabilmente allora va bene l'atto di indirizzo, non è più un tabù. Per prima sento non si vota niente, ma cosa ci portate a votare? Adesso facciamo gli emendamenti, quindi si vota. Benissimo. Il problema è capire, allora la farmacia si può comunque fare la tandura una volta che sarà fatto il disegno e sarà nella parte commerciale, solo che francamente io vedere il comune che preferisce un'area di carattere come è stata definita nella delibera 46, prevalentemente residenziale, e poi cosa facciamo? Cioè, facciamo noi i palazzinari? Cioè, non mi pare sia il nostro mestiere, francamente, non è il nostro mestiere. È bene che ognuno faccia il proprio. Invece la scelta dell'area di una parte, quella come ho già detto prima rispondendo al consigliere Maset verso il Meschio, è ovviamente una salvaguardia e una valorizzazione di tutta l'area relativa al Parco del Meschio. Oltretutto c'è anche la possibilità di inserirsi con la pista ciclabile già esistente per uscire verso il centro città, verso Via Dante. Finisco solo ricordando che l'atto di indirizzo è a tutela e salvaguardia dell'intero Consiglio, al quale l'amministrazione chiede un mandato. Non credo sia corretto che l'amministrazione arrivi, ovviamente quando gli atti di indirizzo riguardano scelte fondamentali, con un pacchetto già preconfezionato, per cui prendere o lasciare, no, si dà un'indicazione, va bene questa scelta, sì, oppure si emenda. L'ultima valutazione riguarda, e mi complimento con il capogruppo Dus per la pacatezza anche nel tentare di affrontare i problemi che sono effettivamente molto grandi. Qualcuno ha parlato di, visto l'assenso, parole testuali, di questa amministrazione, o grazie al benvolere della vostra amministrazione, quando il consigliere D'Arè parlava dei turisti. Beh, i primi turisti sono arrivati quando lei era sindaco? Sì. I primi turisti, lei può parlare anche fuori microfono, guardi che io non ho nessun problema. I primi turisti sono arrivati non fuori microfono, grazie. Guardi, i primi turisti non fuori sono microfono. arrivati a Vittorio Veneto quando lei era sindaco. È la verità questa, ahimè, so che le secca tanto. Consigliere D'Arè, rispettiamo so che le secca tanto sentirla, ma i primi, quelli che lei ha definito turisti, che sono i richiedenti asilo, sono arrivati quando lei era sindaco e nulla ha fatto, non perché non volesse fare nulla, ma perché non poteva fare nulla. Poi evidentemente neanche l'educazione è un suo connotato precipuo. Per quanto riguarda invece il suo suggerimento, ecco, visto che continua, colgo ovviamente invece il suo suggerimento, l'attenzione noi l'abbiamo sempre messa in questo ambito e continueremo a conservarla e aumentarla se serve. D'altro canto, la conferenza stampa di ieri credo lo dimostri bellamente. Un ultimo appunto, io la ringrazio, ma ho visto che ha anche commentato sulle sue pagine in maniera molto elegante e colta, con un linguaggio molto diverso da quello che usa di solito anche nei dibattiti consigliari, per cui sicuramente ricorderà, essendo persona colta, la tranquillitas animi di agostiniana memoria. Bene, io quella conservo, cerco di conservarla il più possibile, però sa, almeno quello, mi riservo anche il libero arbitrio e la libertà di scegliere quali tessere prendere. La ringrazio, la sua non mi serve. Grazie.
con i valori della valorizzazione fatta. Grazie. Allora, se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo a votare gli emendamenti. No, se non ci sono dichiarazioni. Sto aspettando le dichiarazioni di voto. Prego. Prima gli emendamenti. Grazie. Allora, metto in votazione l'emendamento del consigliere Dus. Se posso. Sì, Velocissimo, grazie. però. Chiedo scusa, sì, solamente che voterò contrario al vostro emendamento perché io sono, nonostante la tandura, come ho detto più volte, sono favorevole, ma sono anche favorevole alla salvaguardia della Goti, quindi l'acquisizione di parte della Goti per il parco del Meschio. Grazie. Grazie della precisazione. Allora, metto in votazione l'emendamento del consigliere Dus con l'aggiunta fatta dal consigliere Carnelos. Ok? Favorevoli? Contrari? Astenuti? 6 astenuti, 11 favorevoli. Metto in votazione l'emendamento del consigliere Fasan, che quindi è soppressivo e alternativo a quello del consigliere Dus. Quindi favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 6 favorevoli, 11 contrari. L'emendamento è respinto. A questo punto metto in votazione, no, a questo punto dichiarazione di voto, prego. Consigliere Darè. Allora, la dichiarazione di voto, il nostro emendamento intendeva dire che la tandura avrebbe avuto un'utilità sociale molto, molto importante, vale a dire si poteva mettere l'antincendio boschivo, si poteva mettere la polizia stradale, si poteva mettere nella tandura anche, diciamo, la protezione civile, che noi paghiamo anche parecchi soldi di affitto, si poteva mettere, come ho detto, la farmacia comunale, si potevano mettere la Croce Rossa, si potevano mettere tante associazioni di pubblica utilità nel nostro contesto sociale. Poi la maggioranza siete voi, il nostro voto. Consigliere Fasan? Sì, volevo esprimere il mio parere. Quando ho presentato quell'emendamento avevo fatto prima una domanda, ma il valore viene stimato prima o dopo la valorizzazione? Perché se lo facciamo prima avanzano i soldi per comprare anche la tandura. Se noi valorizziamo un'area e poi la compriamo valorizzata, è come, non so, è un autogol, diciamo che è un eufemismo. Se invece andiamo a trattare come campo di calcio che vale 3 euro, come ho detto prima, 3 euro il metro quadro, avanziamo i soldi per comprare sia la tandura che parte dell'area del Meschio. Pertanto sicuramente non voterò a favore, neanche mi asterò, voterò contro questo punto all'ordine del giorno. Consigliere Saracino. Sì, potrei tralasciare i pochi dettagli dati per questa delibera, potrei tralasciare il discorso una caserma più un'altra, però non tralascio le parole del sindaco che cito, parla dell'accordo del 2014 che è stato fatto per ridurre la possibilità di non accogliere ulteriori migranti, quindi questa delibera mi sembra l'extrema ratio per cercare all'ultimo livello di bloccare le caserme per evitare che vengano messi questi migranti. Quindi mi sembra una cosa non corretta e per questo io voterò contro. Consigliere Dus, prego. Sì,
Se c'è una cosa che non mancano nel nostro territorio e in disposizione dell'amministrazione sono gli immobili vuoti, ma pare non accorgersene neanche la minoranza nel 2016 nonostante la Maffil. Niente, il gruppo del PD voterà a favore di questa proposta, basta. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno, attuazione del protocollo d'intesa con il Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio per la valorizzazione delle aree militari dismesse e ulteriori determinazioni con l'emendamento approvato. Posto allora poniamo in votazione posto a pagina 4 prima di ritenuto, con queste specifiche e con la correzione che abbiamo detto invece della difesa dell'economia e delle finanze, che si trova a pagina 4, a pagina 2 e a pagina 3. Metto in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora 10 favorevoli, 6 contrari, 1 astenuto. Gli scrutatori confermano. Metto in votazione 6 contrari, 1 astenuto. Allora astenuto il consigliere Botteon, contrari il consigliere Saracino, Sant'Antonio, Maset, Darè, Fasan e Posocco. Favorevoli 10. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi stesso risultato, 10 favorevoli, 1 astenuto e con i medesimi nomi. Il punto numero 4 all'ordine del giorno è approvato. Passiamo al punto numero 5 all'ordine del giorno. Piano di razionalizzazione delle società partecipate e relazioni sui risultati conseguiti. La parola subito all'assessore Turchetto. Prego. Sì, grazie. Allora si tratta appunto di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale la relazione sui risultati conseguiti appunto circa il piano di razionalizzazione delle società partecipate. È una relazione che si struttura in 4 punti. C'è una premessa, il piano operativo e rendicontazione, la attuazione e le misure di razionalizzazione adottate. Allora io vado a illustrare brevemente quelle che sono le principali misure adottate appunto in questo senso si tratta, per quanto riguarda la partecipata ATM Servizi Srl, della cessione della quota della società Srl per un incasso da parte di ATM Servizi appunto di 286.000 euro. Per quanto riguarda la società SISP Srl, la fusione che è stata fatta per incorporazione in Piave Servizi Srl, e per quanto riguarda l'intermodale vittoriese c'è la decisione insomma, di mantenere attiva questa società appunto a seguito degli incontri che sono stati fatti con Regione Veneto, l'amministrazione di Conegliano assieme all'amministrazione di Conegliano e RFI SPA per appunto l'ottenimento del potenziamento della tratta ferroviaria Conegliano-Vittorio Veneto tramite l'elettrificazione. Quindi questi sono sostanzialmente i punti che abbiamo portato avanti e che abbiamo introdotto in questa relazione. È un adempimento che deve essere adottato e votato dal Consiglio Comunale entro il 31 marzo e quindi si propone appunto all'approvazione del Consiglio. Grazie. Grazie Assessore. Consiglieri, è aperto il dibattito. Intanto ringrazio l'architetto Antoniazzi che ha supportato le risposte tecniche. Niente, non ci sono interventi, quindi metto direttamente in votazione il punto
Numero 5 all'ordine del giorno, piano di razionalizzazione delle società partecipate, relazioni sui risultati conseguiti. In questo momento però ci sono 14 consiglieri. Scrutatori c'è Posocco, Darcier e Dus. Quindi il numero, il sindaco però, siamo in 13. Perché manca il sindaco? Ok. Metto in votazione il punto numero 5, piano di razionalizzazione delle società partecipate, relazione sui risultati conseguiti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora 3 astenuti dovrebbero essere 10 favorevoli. 2, 4, 6, 8, 10. Astenuti non saranno ecco. Allora c'è anche l'immediata eseguibilità, metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso risultato, quindi è approvata la delibera e la sua immediata eseguibilità. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Mozione del consigliere Carnelos, oggetto candidatura della città di Vittorio Veneto a capitale italiana della cultura 2018. Al consigliere do la parola per illustrare la sua mozione. Velocissimo, che non è solo la mia mozione, ma mi dà il microfono, Presidente, per cortesia? Chiedo scusa, ecco a lei la parola. Dunque non è una mozione solo mia, ma anche del consigliere Dacier e Fiorini. È nata così in un colloquio, stavamo leggendo il giornale al bar e c'era la notizia che per il prossimo anno Pistoia è la città italiana della cultura, e nell'articolo c'era l'indicazione come avevano partecipato ed erano state ammesse anche città più piccole della nostra, non erano solo capoluoghi di provincia, c'erano Aquileia, Ercolano, e nello stesso articolo si diceva che sta facendo e sgomitando anche Vigevano per essere la città italiana della cultura per il 2018. Di solito il bando è appunto biennale e quindi è sorta l'idea di proporla. Certo, ci rendiamo conto come probabilmente è un qualcosa di difficile, ma a dir la verità, se non si tenta, mai si riuscirà a portare a casa qualcosa. Fra l'altro sono contento anche di presentarla adesso perché dopo le asperità precedenti spero almeno sia un argomento, come si può dire, che possa trovare la condivisione generale, come dicevano i latini, per aspera ad astra. Prima abbiamo fatto l'asperità e adesso andiamo alle stelle. E quindi, per non tediare l'uditorio, la leggo. Premesso che con cadenza biennale il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo emana apposito bando per il conferimento del titolo di capitale italiana della cultura e che tale titolo è conferito per la durata di un anno, che il bando per il conferimento di tale titolo per gli anni 2016 e 2017 è stato approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 2014, che per il 2016 il titolo della capitale italiana della cultura è stato attribuito alla città di Mantova, per il 2017 alla città di Pistoia, che per i predetti anni avevano presentato domanda ed erano state selezionate anche città non capoluogo di provincia come Aquileia, Ercolano e Spoleto, che per il conferimento del titolo di capitale italiana della cultura per il 2018-2019 consta che il bando ministeriale non è ancora stato approvato, considerato che la città di Vittorio Veneto ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per ambire all'assegnazione del titolo di capitale italiana della cultura per l'anno 2018, che peraltro tale titolo costituirebbe un volano economico e turistico nell'anno del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, che, come previsto dal precedente bando, gli obiettivi di tale titolo sono i seguenti: sollecitare le città e i territori a considerare lo sviluppo culturale quale paradigma del proprio progresso economico e di una maggiore coesione sociale, valorizzare i beni culturali e paesaggistici, migliorare i servizi offerti ai turisti,
sviluppare le industrie culturali e creative, favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana, rilevato che al fine di poter elaborare un progetto competitivo di candidatura appare necessario e indispensabile attivarsi prima dell'approvazione del bando ministeriale, onde mettere in campo efficaci strategie e sinergie che consentano di sfruttare una candidatura forte. Alla luce di quanto sopra illustrato e descritto, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco, la Giunta e l'amministrazione tutta ad attivarsi al fine di predisporre tutte le iniziative ritenute utili ed opportune al fine di poter candidare la città di Vittorio Veneto all'assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2018. Consiglieri Graziano Carnellos, Caterina Darsie e Fiorenza Fiorini. Grazie. Grazie, consigliere Carnellos. E quindi apriamo il dibattito su questa cosa. C'è la prenotazione del consigliere Posocco, prego. Grazie Presidente, grazie ai consiglieri di maggioranza che hanno presentato questa mozione, senz'altro un obiettivo che è tanto apprezzabile e nobile. Io mi sono letto e mi sono preso 2 appunti e sono più che altro dei consigli che mi permetto di dare e magari cercate anche di apprendere se qualcosa vi interessa. Ecco. Allora, partendo da una frase della mozione che dice: appare necessario e indispensabile attivarsi prima dell'approvazione del bando ministeriale, onde mettere in campo efficaci strategie e sinergie che consentano di strutturare una candidatura forte. Ritengo, che a fronte di un così alto obiettivo, però devono essere immediatamente esaminate, strutturate, previste, organizzate le diverse tipologie di risorse che si dovranno attivare. Io quello che mi chiedo è a chi si rivolge tale affermazione, quali siano gli obiettivi concreti con cui si deve portare avanti tale progetto, con che tempistiche sia necessario realizzare tali obiettivi e quali budget siano previsti e quali siano i mezzi coinvolti. I mezzi coinvolti intendo intesi come persone, associazioni, operatori del territorio, esperti storici, i contatti con i media, i videomakers per dire. E poi spero, è importante, siano state solidamente individuate le ragioni per cui Vittorio Veneto ritenga di potersi candidare, fatto salvo che dentro di ognuno di noi ne avremo concretamente le ragioni valide, insomma. Però queste devono essere assolutamente esplicitate al meglio, perché la candidatura avrà certamente dei concorrenti agguerriti e validi. In buona sostanza, credo che di fronte a un alto obiettivo come questo ci serva una programmazione seria e gli step necessari devono essere chiari per il suo raggiungimento. Quindi piena disponibilità anche della minoranza a lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo però lavorare immediatamente, velocemente e darsi a fare il più presto possibile. Ecco, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Saracino. Sì, ritenendo questa mozione molto interessante, mi sono permesso di fare un emendamento per dargli una marcia in più. Mi sono permesso perché ho visto i vari bandi fatti negli anni e ho visto chi ha vinto come è riuscito a vincere. Premetto che tutto quello che va approvato nel Consiglio Comunale che porti a un miglioramento dell'attività turistica, museale e che riesca a rilanciare la nostra città sarà sempre ben visto da parte del gruppo Partecipare Vittorio che qua rappresento, quando possiamo ci permettiamo di dare il nostro contributo, come in questo caso. Se vuole lo leggo o... Se vuole, visto che non è lunghissimo, io sì, direi di sì. Solo per rendere un po' più specifica la mozione, dopo la parola forte alla fine della seconda facciata, andare a capo ed aggiungere: la domanda di candidatura dovrà essere innovativa,
prevedere linee di sviluppo locale che superino la dimensione di breve periodo, valorizzare le industrie culturali e creative e le relative filiere produttive, favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana. Inoltre promuoverà la cooperazione tra operatori culturali e turistici e la partecipazione attiva degli abitanti della città e del suo circondario. Conterrà una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e si inserirà in un più ampio progetto di lungo termine, così da costituire parte integrante dello sviluppo culturale e turistico di lungo periodo per la nostra città. Ok. Grazie. Grazie. Assessore vuole intervenire adesso? Prego. Poi c'è Sant'Antonio. Allora, io ringrazio gli estensori della mozione perché ci confortano su un percorso che è già stato intrapreso. Siamo assolutamente dell'idea come amministrazione che questo tipo di sfida debba essere assolutamente nostra, fatta nostra, e quindi proprio per questo riguardo appunto alla mozione io confermo che ci siamo attivati proprio prima dell'approvazione del bando ministeriale. Abbiamo cominciato a pensarci già lo scorso anno e abbiamo cominciato ad attivarci concretamente nel novembre del 2015. Non ci nascondiamo, lo abbiamo ben chiaro, che appunto è una sfida, è un percorso estremamente difficile perché sappiamo già quali sono altre probabili candidate, come per esempio Recanati, è una città che ha sicuramente dei numeri, oppure come Piacenza. Questo non ci ferma, non ci fermerà comunque. Non mi sento in questa fase di dare indicazioni più approfondite di come ci stiamo muovendo, perché siamo in una fase ancora embrionale del progetto che sta via via creandosi e che stiamo elaborando. E direi che quello che ha detto a proposito dell'integrazione alla mozione il consigliere Saracino ci può stare benissimo, perché fa parte comunque di quello che era il bando dello scorso anno, per cui noi abbiamo proprio preso quello come canovaccio, visto che non è uscito ancora quello nuovo, per capire come dobbiamo tarare e come dobbiamo organizzarci per poter utilizzare eventualmente, se abbiamo la capacità e la fortuna di poter riuscire in qualche modo a sfruttare questa occasione, dicevo, per avere la possibilità di rilanciare a un livello diverso la nostra città. Grazie, Assessore Oliana. Consigliere Sant'Antonio, prego. Sì, anche da parte mia un plauso a questa iniziativa e a chi l'ha proposta e a chi ha cercato di portare avanti, insomma, questa mozione. Devo dire che sicuramente Vittorio Veneto ha le carte in regola per poter partecipare come candidato alla capitale italiana della cultura, perché avendo personaggi tipo il Da Ponte, avendo uno dei musei più importanti in Italia, il Museo della Battaglia, insieme a quello di Rovereto, su tematiche così della Prima Guerra Mondiale, ed inoltre avendo anche delle iniziative culturali tipo il concorso di violino e cose di questo genere, sicuramente posso dire che abbiamo le carte in regola. Volevo approfittare dell'occasione anche per fare un plauso a come si sta muovendo, secondo me, l'assessorato alla cultura, perché fino ad oggi ha proposto delle iniziative culturali, secondo me di livello e anche molto piacevoli, quindi complimenti all'assessore alla cultura. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carnelos? È il secondo, se ci sono altri. Sì, non ci sono. Sì, possiamo dire che è il secondo intervento. Perfetto. Okay. Dunque ringrazio i consiglieri e entro subito nel merito di quello della proposta del collega Saracino. Sicuramente credo, anzi sono d'accordo nell'integrazione, proprio a vedersi dal punto di vista del lessico. Lei mi ha letto dopo forte, rilevato, possiamo mettere ritenuto, provi a vedere, ci sta ritenuto che,
e dopo casomai che non salti fuori qualche strafalcione, insomma, ritenuto che il suo passaggio può andare benissimo. Ringrazio anche il collega Posocco, effettivamente qui è tutto da costruire, è indubbio per quanto riguarda le risorse, il bando precedente, adesso ho un lapsus, non mi ricordo se alla vincitrice dia 1 milione quel bando precedente era 1 milione di euro, ovviamente, per la realizzazione di quelle che sono le proposte del progetto. È indubbio che dobbiamo cominciare per tempo e, come suggerimento all'assessorato, probabilmente è opportuno di farci dire da Pistoia e da Mantova qual è stata la procedura, benissimo, ecco, proprio per elaborare questo. E secondo me un punto che ci potrebbe qualificare e farci preferire, diciamo, oltre che alla bontà del progetto, secondo me sfruttare il centenario con la capitale italiana della cultura potrebbe essere, come si può dire, potrebbe avere un appeal, spero almeno, nei confronti di chi poi dovrà decidere. Ovvio che quello che conta è un progetto più esteso possibile, e seguendo quello che diceva Posocco, che mi pare si ricavasse dal precedente, ripeto, questo non lo sappiamo com'è, probabilmente verrà fuori a ottobre-novembre, effettivamente con il coinvolgimento più possibile delle realtà presenti in città, e mi sembrava di aver capito che sia Mantova che Pistoia hanno fatto in modo di valorizzare anche i paesi contermini, non solo la città, ma anche quelle che possono essere le attrattive che sicuramente il territorio contermine a Vittorio Veneto ha. Ringrazio l'amministrazione e se sono rose fioriranno. Grazie. Grazie consigliere. Bene, a questo punto vedo che non ci sono prenotazioni. Ci sono dichiarazioni di voto? Chiedo. Prego. Consigliere. Il nostro voto sarà sicuramente favorevole ed è questa la prova provata che se le cose sono fatte bene la minoranza non si tira indietro. D'altra parte la Caterina, Graziano e l'Antonella Uliana godono anche della mia massima stima e fiducia e hanno fatto un bellissimo lavoro. Pertanto il voto sarà sicuramente favorevole. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Sì, colgo più che altro l'occasione per ringraziare della proposta che è stata qui presentata e naturalmente per sostenerla con tutto il gruppo del Partito Democratico. Grazie. Non ci sono altre dichiarazioni. Allora mettiamo in votazione l'emendamento del consigliere Saracino con l'aggiunta in testa alla sua alla proposta, ritenuto che, e poi continua, la domanda di candidatura dovrà, giusto? Messa dopo la parola forte. Messa dopo? Il periodo che inizia con rilevato. Inizia da rilevato a forte. Sì. Dopo forte si va. Ah sì, sì, messo dopo il periodo. E poi esatto. prendere alla luce di quanto sopra è stato descritto il Consiglio. Esatto. Okay. Bene, allora, chiarito questo, metto in votazione l'emendamento del consigliere Saracino. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Metto in votazione la mozione, punto numero 6 all'ordine del giorno, candidatura della città di Vittorio Veneto a capitale italiana della cultura 2018, con l'emendamento appena votato. Favorevoli? Contrari? Astenuti nessuno e quindi approvato all'unanimità. Ringrazio 17 voti favorevoli, nessuno astenuto, nessun contrario. Bene, era un po' di tempo che non c'era una votazione all'unanimità. Consigliere Posocco, mi dispiace della sua considerazione di prima, sulla sua domanda di attualità. Avevamo raggiunto i 25 minuti e poi io le ho detto che le verrà risposto, a lei interessa la risposta immagino, no? L'oggetto, quindi le verrà risposto nei termini prescritti dall'articolo 20. Quindi. Sono d'accordo.
No, io so perché la mette in termini calcistici, perché giocavamo assieme e allora a calcio, questo va detto. Consigliere. Approfitta che oggi non è, no? Punto numero 7 all'ordine del giorno. Mozione del consigliere Matteo Saracino, al quale do la parola per l'illustrazione. Prego. Sì, grazie. Stasera porto una proposta di mozione intitolata Stop TTIP. Sì. Premesso che nel giugno 2013 il Presidente degli Stati Uniti Obama e il Presidente della Commissione Europea Barroso hanno lanciato ufficialmente i negoziati su un partenariato transatlantico su commercio e investimenti, denominato TTIP. Tali negoziati sono tuttora in corso nella più totale opacità e segretezza, con l'obiettivo di concluderne l'iter entro fine del 2016. L'obiettivo prioritario di tale partenariato è quello dell'eliminazione di tutte le barriere non tariffarie, ovvero le normative che limitano la piena libertà di investimento e i profitti potenzialmente realizzabili dalle società transnazionali a est e ad ovest dell'Oceano Atlantico. Il partenariato in corso di negoziazione prevede addirittura il diritto per gli investitori transnazionali di citare in giudizio presso un tribunale arbitrale creato ad hoc ISD i governi sovrani e le autorità locali qualora le loro società subissero perdite anche potenziali di profitto in seguito a decisioni di politica pubblica adottate dalle autorità medesime. Considerato che le barriere non tariffarie altro non sono che norme volte alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, alla salvaguardia dei beni comuni, alla garanzia di standard per la sicurezza alimentare, per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e della dignità sociale. Il programma di deregolamentazione previsto dal TTIP mira a creare nuovi mercati con l'apertura dei servizi pubblici e dei contratti per appalti governativi alla concorrenza di imprese transnazionali, minacciando di provocare un'ulteriore ondata di privatizzazioni in settori chiavi come la sanità e l'istruzione. L'assoluta segretezza con cui vengono condotti i negoziati, che non prevedono alcun coinvolgimento né delle popolazioni né delle istituzioni che a tutti i livelli le rappresentano, costituisce un preciso attacco al diritto dei cittadini e delle comunità locali di conoscere i termini e le conseguenze di tali negoziati e di potersi pronunciare nel merito. Il diritto degli investitori transnazionali a citare in giudizio i governi e le autorità locali in seguito all'approvazione di norme e o delibere di interesse generale che potrebbero pregiudicarne i profitti costituisce un gravissimo vulnus democratico, un'accettabile compressione dell'autonomia delle autorità pubbliche e un'azione destrutturante sulla coesione sociale della comunità territoriale. Esprimiamo il proprio totale dissenso nei confronti del partenariato transatlantico su commercio e investimenti in corso di negoziazione tra Stati Uniti e Europa. E pertanto chiediamo di impegnare il Sindaco e la Giunta ad intraprendere tutte le azioni di pressione di propria competenza volte a promuovere il diritto da parte del governo italiano nell'ambito del Consiglio europeo dal TTIP e in subordine alla sua non approvazione da parte del Parlamento europeo. 2. A promuovere presso i cittadini del nostro territorio e presso tutti gli altri enti locali azioni di sensibilizzazione e mobilitazione contro il TTIP, in quanto in questo trattato viene leso, tra gli altri, il principio costituzionale della sovranità delle autonomie locali. E posso dire che il Comune lo sta già facendo perché ha dato il patrocinio a un evento che si farà in biblioteca che è sempre contro il TTIP. A promuovere attraverso l'ANCI, di cui il Comune di Vittorio Veneto è socio aderente, le seguenti azioni mirate. La richiesta presso il Parlamento dello svolgimento di un dibattito parlamentare continuativo e pubblico all'altezza degli argomenti in discussione. La promozione di un dibattito tra parlamentari e società civile italiana. L'apertura di una specifica sala di lettura presso il Ministero di competenza in cui i parlamentari italiani possono accedere alla documentazione interne al trattato al fine di consultare
con un livello di trasparenza maggiore rispetto a quello stabilito in altri paesi dell'Unione, tra cui la Germania. La richiesta al governo di riattribuzione delle competenze in materia di TIP e di celere convocazione presso il Ministero di un tavolo formale di confronto con la società civile in merito ai negoziati commerciali, mettendo il TTIP all'ordine del giorno. La richiesta di partecipazione al tavolo precedentemente citato di una delegazione parlamentare rappresentativa che riporti gli esiti della discussione al Parlamento al fine di promuovere una tempestiva ed efficace discussione del tema nelle aule parlamentari. Vista la minaccia di un pronunciamento della Corte europea che potrebbe escludere i parlamentari nazionali dalla ratifica del TTIP, la richiesta al Parlamento di pretendere di conservare l'esercizio delle proprie prerogative per quanto concerne materie di tale portata, ad inviare la presente deliberazione all'ANCI, al Consiglio regionale e al Consiglio dei Ministri, al Parlamento italiano ed europeo e alla Commissione europea. Inoltre vorrei aggiungere che da questa mozione ha avuto anche il sostegno dell'ANPA, che è l'Associazione Nazionale Produttori Agricoli, i quali hanno inviato tramite PEC la seguente email che leggo per completenza di informazione. Al signor Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, la lista civica Partecipare Vittorio ha presentato una proposta di mozione TTIP per la quale l'Associazione Nazionale Produttori Agricoli, ANPA, di Treviso, esprime la propria condivisione e sostegno e pertanto vogliamo rappresentarlo alle vostre signorie. Nello specifico del comparto agricolo alimentare italiano, riteniamo che le trattative USA-UE per il TTIP e la sua eventuale approvazione nascondano un serio pericolo per le molte eccellenze italiane e veneto che rischierebbero di essere messe all'indice e le produzioni locali, il cui valore si basa sull'origine certificata, vedrebbero la loro fine come la certificazione DOP, TOC e altre etichette che oggi tutelano i nostri prodotti da una concorrenza sleale dei prodotti americani. Quindi capite l'importanza di questa mozione è per la salvaguardia dei nostri prodotti territoriali e nazionali e della nostra indipendenza sulla gestione della sanità e della pubblica amministrazione. Grazie. Grazie consigliere. E vedo che c'è una prenotazione, consigliere De Valier. Sì, buonasera a Prego. tutti innanzitutto. Io colgo con piacere innanzitutto questa sera la proposta fatta di portare in discussione un tema così delicato come quello dell'accordo TTIP tra Europa e Stati Uniti. Perché è un accordo delicato? Un accordo che innanzitutto, e per questo ringrazio Saracino che l'ha voluto portare in questa sede, perché va a colpire e a incidere in moltissime attività umane nostre proprie, cioè fino ai minimi particolari. Però pur valutando alcuni punti meritevoli di salvaguardia, cioè di tutela e di enfasi, tra i quali quello citato dell'arbitrato, l'ISDS, che anche secondo il mio parere va tolto, ci sono dei punti totalmente errati dal lato tecnico in questa mozione e soprattutto c'è un tema di fondo che io non concepisco. Prima ha cominciato a dire che l'Italia deve uscire dall'Europa per fare degli accordi Italia-Stati Uniti, se non ho capito male. Questa è l'indicazione? Sì. Basta rileggere la sua mozione e le troverà di strano punto, perché dice che deve recedere e dopo le indico il punto. Ma a parte queste parti di fondo, diciamo questo, il commercio in tutti i dizionari è definito come un indicatore fondamentale del grado di sviluppo di una civiltà. Quindi lei dice che un trattato a livello di commercio non va portato avanti, ma mi deve dare le indicazioni perché non va portato avanti. Sono d'accordo con lei se deve essere limitato e deve essere salvaguardata una certa tutela e tutte quelle che sono le tutele europee. Non sono d'accordo con lei quando a tout court dice che l'accordo non va fatto, perché un accordo e uno sviluppo commerciale mondiale porta benessere alle imprese, al consumatore e al lavoro. L'accordo che è stato fatto in ambito analogo nel CETA, cioè con il Canada,
già approvato e adesso quindi anche dal Parlamento europeo, quindi lei dice si surroga la competenza del Parlamento europeo, no, potrebbe dire diamo indicazione al Parlamento europeo di non votarlo, e questo potrebbe già essere surroga alcune competenze di cui non sono molto d'accordo in sostanza. A parte questo, nel CETA, e questo io prendo ad esempio, tutta la parte riguardante le indicazioni geografiche sono tutelate, anzi sono espressamente indicate nel protocollo d'intesa. Ce ne sono 149 se non ho letto male. Parla di 145 names, scusami, il testo ufficiale in inglese, tutelati, tra cui il parmigiano e tante altre nostre peculiarità, che nel mondo sono purtroppo, come sa lei, svantaggiate da marchi quale il Parmesan o qualche altra cosa del genere. Quindi non è espressamente vero che anche la parte agricola avrebbe probabilmente una scarsa tutela e una perdita nell'entrare nel mercato americano. È pur vero che gli americani hanno un concetto diverso dal nostro. Noi abbiamo come concetto un principio di precauzione e quindi adottiamo tutte quelle leggi e quelle salvaguardie che ci dicono finché non è dimostrato che questo non fa male, non si può, cioè deve essere dimostrato che non fa male per introdurre un certo criterio. Gli americani hanno un altro criterio che è quello dell'indennizzo. Cioè dicono, tu puoi fare tutto quello che vuoi, se poi succede qualcosa di male devi pagare. E questo chiaramente io sono contrarissimo a questo tipo di principio. Quindi tutte le regole europee a salvaguardia della salute, dell'istruzione, della cultura e quant'altro, che nel CETA sono state salvaguardate, perché espressamente tolte dall'accordo, infatti praticamente vengono indicate che i paesi possono deliberare ed escludere dall'accordo il riconoscimento del diritto dei governi di regolare e esercitare controllo sovrano sullo sviluppo delle risorse naturali, assistenza sanitaria, istruzione pubblica, altri servizi sociali sono esclusi. Questo parla il CETA. Quindi se il principio è un accordo stile CETA, mi vede d'accordo e posso essere favorevole anche al TTIP. Chiaramente bisogna essere anche un po' fiduciosi nei nostri rappresentanti, perché allora noi eleggiamo il Parlamento europeo, abbiamo dei negoziatori europei e dici no, questi non stanno facendo niente di buono per l'Europa, votiamo contro a priori. Io ho una visione un po' diversa insomma, sul commercio, sullo sviluppo mondiale, sul benessere del consumatore e su quant'altro. Quindi questa sera non mi sento in grado di votare a favore della sua mozione, anche e soprattutto ritengo, volendo noi del PD dare la massima disponibilità, avevamo chiesto se era possibile fare degli emendamenti condivisi e portare avanti un discorso diverso. Ci ha detto di no, che voleva un sì o un no. Un no è chiaro perché lei indica per esempio anche al lato tecnico le barriere non tariffarie altro non sono che norme volte a tutela dei diritti dei lavoratori e quant'altro. No, le barriere non tariffarie sono ostacoli di varia natura, tecnica, amministrativa e legislativa, al libero scambio. Quindi anche dal lato economistico puro, mi lasci passare, io ho studiato economia, forse qualcosina ne capisco, le barriere non tariffarie non impediscono questo. Anzi, voglio dire quant'altro, nel CETA e nell'accordo attuale che si sta predisponendo, si stanno inserendo delle normative ad hoc in merito proprio al veicolo di alcuni di questo partenariato verso quelli che sono gli standard europei e in particolare verso il lavoro, cioè si sta cercando di inserire tutta quella organizzazione mondiale studiata dall'ILO, tra cui la proibizione del lavoro minorile e tante altre cose che attualmente in America non ci sono. Quindi non è proprio da buttare in toto. Tra l'altro, per concludere, se lei avrà visto dopo i 12 round a cui siamo arrivati, il nostro negoziatore e anche il negoziatore americano hanno detto che l'Unione Europea, gli standard di sicurezza non vanno visti a ribasso. Primo. Gli Stati Uniti hanno detto che di voler chiudere il negoziato ma non a tutti i costi. Quindi vuol dire che ci sono da parte europea delle indicazioni che gli americani non accettano. Quindi io lascerei fiducia
ai nostri negoziatori, al Parlamento europeo che poi voterà e mi auguro anche ai singoli parlamenti statali successivamente. Quindi per questo non mi sento di votare e quindi proporrò a tutto il gruppo del PD di votare contro. Grazie. Mi è scappata la lunghezza dell'intervento. Bene, consigliere Saracino, a lei la parola. Per rispondere, allora, il CETA è un accordo, il TTIP è un altro, non facciamo un minestrone, sono due accordi distinti con basi distinte. Lei non fa di tutto un fascio, ma va bene perché lei non condivide la mia idea. Io le ho detto che i suoi emendamenti trasformano un no al TTIP a un TTIP light che già l'America ha bocciato, quindi non raccontiamoci le baggianate, come è tipico fare questo governo. Dopodiché, lei parlava di numeri, in realtà oggi si leggeva l'ANSA, sono 88 in tutta Europa tutti gli articoli che verranno protetti, l'unica cosa che qua in Veneto è l'olio d'oliva dei colli, quindi perdiamo tutto il comparto vinicolo, produttivo, agroalimentare, tutto, tranne l'olio. Se questo per lei va bene, ci mette la faccia, io non sono d'accordo. E visto che lei ci capisce di economia, io no, perché faccio un altro lavoro per fortuna, il premio Nobel per l'economia boccia l'accordo di libero scambio. L'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti è iniquo, l'Europa non dovrebbe firmarlo, lo sostiene un premio Nobel come Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia, che ha parlato del TTIP nel corso di un lecito magistris nella sua aula dei gruppi parlamentari della Camera. Okay? Alla domanda di Euronews sui motivi per i quali l'accordo non dovrebbe essere sottoscritto, il professore spiega che si tratta di un accordo le cui intenzioni sarebbero di eliminare gli ostacoli al libero commercio. Tuttavia, aggiunge, gli ostacoli al libero scambio sono le regole per la tutela dell'ambiente, della salute e dei consumatori e dei lavoratori. L'economista accusa le grandi compagnie di entrambi i lati di volere questo trattato perché garantirebbe loro profitti maggiori. A che prezzo? È la domanda su cui il premio Nobel invita a riflettere. I costi in termini per la salute, l'ambiente e la sicurezza dei cittadini sarebbero enormi, sostiene. Costi che a suo parere non sono neppure valutabili perché è in atto un tentativo di sottrarre il trattato al processo democratico invece di avere un dibattito su questi temi. Secondo il premio Nobel, il trattato mina le tutele che europei e statunitensi hanno creato in decenni e accresce le disuguaglianze sociali, dando profitti a poche compagnie multinazionali a spese dei cittadini. E questo dice un premio Nobel che non è né lei né io. Ok? Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Posocco, a lei la parola. Sì, grazie. Visto che ho sentito quello che ha detto il consigliere De Valier, mi sono segnato due cose riguardo proprio allo scenario economico che dalle prime carte che stanno emergendo dal TTIP, che lei avrà studiato economia, però ci sono delle considerazioni che dovrebbero far riflettere. Intanto la Commissione dice che l'aumento del PIL per l'area europea sarà dello 0,48 e lo 0,39 per gli Stati Uniti. Quindi questo lo dice la Commissione, sono dati a dire risibili se è vero che è vantaggioso per entrambi. La Commissione dice un'altra cosa importante, che i lavoratori si muoveranno verso quei settori che beneficeranno dell'aumento della domanda. Diminuirà l'occupazione in alcuni settori e aumenterà in altri. Chiaro? Lo studio della Commissione non è in grado di fare chiarezza verso i costi sociali di questo, che questo determina. Penso al lavoratore anziano che perde il lavoro, cosa deve fare? Si deve spostare verso altri settori chissà dove? Con che costi? Rimane senza lavoro e a carico della comunità senz'altro. Una considerazione da fare è che circoleranno sicuramente beni a basso valore aggiunto a scapito di quelli a alto valore aggiunto. Sa benissimo che il valore aggiunto di un bene cos'è? L'incremento di valore generato da fattori produttivi, generato dall'intervento di fattori produttivi quale il capitale e il lavoro. Sappiamo benissimo che non siamo competitivi nei confronti degli Stati Uniti d'America. In questo caso il TTIP avvantaggerebbe notevolmente gli Stati Uniti d'America, non certamente la vecchia Europa burocrata con cui abbiamo a che fare. Addirittura ci sono degli studi che ipotizzano per l'Europa
e che bisogna tenere in considerazione una perdita di circa 600.000 posti di lavoro e una diminuzione dei salari. Addirittura ipotizza anche un PIL in calo negativo. Questi sono messi agli atti nei dati della... ecco, quindi è da tenere in considerazione quindi l'osservazione che le faccio dal punto di vista senz'altro economico. Senz'altro io parlo per il settore agroalimentare, questo accordo favorirà nettamente l'industria agroalimentare americana, ci mancherebbe altro, è diversa, ha meno costi, estensioni diverse, le produzioni di qualità senz'altro locali saranno danneggiate, lo sappiamo, lo dicono tutti, è chiaro. Verrà cancellata l'etichettatura sulla provenienza della merce e quindi il mercato verrà inondato da prodotto magari buono, chi lo sa, anche no, però di cui non ne sappiamo la provenienza. Senz'altro le imprese agroalimentari italiane ne verranno profondamente danneggiate, quindi già lo vediamo, ma voglio dire, senza TTIP o accordi vari, lei ha ben presente lo scenario della zona. Va bene, siamo fortunati, abbiamo creato un marchio forte come Prosecco di OCG, bravissimi, da fare un monumento ai produttori da Conegliano Valdobbiadene, che intendo Conegliano Valdobbiadene raccogliendo giustamente tutto il vittoriese, però in giro si piange, sa benissimo che il latte che trova negli scaffali è latte che proviene dall'Estonia, dalla Lituania, in cui hanno costi di produzione che sono intorno ai 26 centesimi e inondano il mercato a 36 centesimi e ci guadagnano. Le cagliate sono quasi tutte lituane. Abbiamo distrutto un'economia zootecnica che era il fiore all'occhiello della nostra zona. Avevamo 185 aziende zootecniche a Vittorio Veneto, adesso penso siano 3, in 10 anni, non in un secolo. Ecco. E quindi io credo che quello che ha presentato il collega Saracino sia condivisibile e senz'altro avrà il mio sostegno e il mio voto. Ecco, grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Valier, lo considero secondo intervento. Se ne ce ne sono altri. Prego. Va bene, quindi questa sera io ho capito che ritorniamo, ci sono in economia due pensieri. Uno è lo sviluppo autarchico e l'altro è il libero scambio. Questa sera mi proponete l'autarchico, quindi rinchiusione, stiamo qui, non vendiamo più all'estero, non esportiamo, peccato che l'Italia vive di export, ok? Che è colpa del TTIP se abbiamo perso la zootecnia, peccato che non è ancora stato firmato. No, apprendo anche questo, interessante. Apprendo che nella storia lo sviluppo economico non ha portato benessere, ma se voi leggete un po' di storia, forse nell'arco dei secoli penso che sia il contrario. Poi scenari catastrofistici, ce ne sono da tutte le parti, c'è chi dice che aumenterà del tot percentuale e chi non aumenterà. Io so che la storia difficilmente mente e dal dopoguerra in poi tutti gli accordi hanno portato benessere. C'è un piccolo dettaglio da tenere presente, che ci sono già stati fatti degli accordi, l'America, Giappone, sud-est asiatico, eccetera, che allora o l'Europa sta bella, ferma e tranquilla e vive di sogni d'oro e il resto del mondo fa gli affari, o l'Europa partecipa imponendo il suo peso, perché il peso dell'Europa è leggermente maggiore dell'America a livello di cittadino consumatore, qualcosina in più. Ora l'Europa non dico che deve andare a togliersi il cappellino davanti a Obama o all'America, deve imporre alcuni standard. Nessuno dice che l'etichettatura verrà tolta, perché vuol dire che allora il TTIP toglie delle leggi attuali all'Italia. Non me la si racconti questa, assolutamente. Quindi qualunque industria vorrà venire a vendere in Italia continuerà a etichettare, altrimenti in Italia non vende. Non so se sono stato chiaro. Quindi qui avete detto un bel po' di bufale, questo è il concetto. Il problema è sostanzialmente che dal TTIP l'Europa deve imporre le sue regole. Se non ci riesce possiamo anche farne assenza, questo sono d'accordissimo. O possiamo regolare
quei settori che possono già essere regolati, per esempio l'industria manifatturiera eccetera. L'Italia e altri beneficerebbero di questi accordi, perché attualmente ci sono degli standard, delle tecniche e delle certificazioni che vanno a colpire letteralmente i prodotti italiani che non possono essere venduti. Noi guardiamo sempre la zootecnia, ma in Italia l'agricoltura non ha il peso primario dell'economia italiana. Quindi direi che in sostanza non mi convincete assolutamente su questo discorso. Io darei fiducia ai nostri negoziatori, alla Commissione europea, e soprattutto darei un'indicazione sì, di mantenere alta, come dice il negoziatore, alti gli standard europei nel mondo. Grazie. Consigliere Saracino. Ripeto, allora, io dico no a questo TTIP come fatto, le regole in realtà esistono già, quindi non vada ad alterare la verità. E perché non ha risposto al premio Nobel? Forse perché ha ragione, punto. Dopodiché l'USA, gli USA hanno già detto no, gli esponenti che rappresentano gli USA, al quello che lei sta dicendo. Ci sono i comunicati stampa e tutto quanto, quindi stai dando una versione... Non si farà? Non si farà, allora l'Europa deciderà di non farlo. Guardi, lei sta dando una versione non reale della situazione. No, ho il comunicato stampa del negoziatore. Non fuori microfono, non fuori microfono. Anche io sono comunicato stampa. Prego. Dopodiché le voglio dire che quello che io ho detto è anche sostenuto dall'ANPA, Associazione Nazionale Produttori Agricoli, non da un qua qualsiasi, come posso essere io seduto qua a parlare con lei, ma da un'associazione di categoria che dice che perderemo il DOC e altre etichette, giusto? La ringrazio del parapapà per i consiglieri, il qua, quel che si voglia, lei, no, io. Io ho detto io qua, come posso essere io, ho detto. Sì, che come consigliere ha detto, la ringrazio. Sì, ho detto io qua come consigliere. Quindi le sto dicendo che... il microfono. Le sto dicendo che l'ANPA, l'Associazione Nazionale Produttori Agricoli, non io, dice che perderemo il DOC e altre etichette. Questo vuole dire che non è vero? Grazie. Spero che sia l'ultimo intervento. Consigliere Posocco, prego. Sì, no, la ringrazio per la sua saccenza, la sua lezione di economia. Le ricordo che fa parte di un partito che ha messo l'embargo alla Russia, quindi ha dato prosperità all'Europa e felicità. Poi ha valorizzato le acciaierie in Italia, quindi uno del PD che mi parla di economia, ragazzi, dai, per piacere, va ben tutto, ma fino a un certo punto. Grazie. Allora, consigliere Botteon. Sì, grazie. Per piacere, per cortesia, non fuori microfono. Consigliere Posocco. No, io la prego, consigliere Posocco, di evitare, perché lei di solito lo fa, le generalizzazioni. Prego. Uno del PD che mi parla di economia è una frase veramente ridicola. La prego, evitiamo le generalizzazioni. Una cosa, a me piacerebbe, io sinceramente in questo accordo internazionale, da quel che ne ho capito, effettivamente vedo dei rischi legati alla sicurezza alimentare, e sinceramente neanche nei diversi interventi che ho sentito una base comune l'ho sentita, quindi alcuni dei rischi relativi alla sicurezza alimentare, alla tutela dell'ambiente, mi pare che siano condivisi. Mi piacerebbe che si riuscisse a dialogare ed arrivare a una formulazione condivisa, e quindi io spero che ci sia la volontà di provare a ritrovarsi e cercare di arrivare a una formulazione condivisa che possa essere votata da questo Consiglio Comunale e da tutti gli altri Consigli Comunali, in modo da dare all'Europa un segnale chiaro che le nostre regole di sicurezza alimentare devono essere preservate, non danneggiate da questo accordo. Voglio un attimo fare un inciso, un attimo un fuori tema, ma molto molto breve, mi perdoni il Presidente, però si parla sempre di Europa e di alimentare. Nelle scuole penso che tutti coloro che hanno dei figli vedono a Vittorio Veneto, ad esempio, il progetto Frutta nelle scuole. Che è un progetto che vedo le mie figlie negli ultimi 2 anni, su cui sono clamorosamente critico, perché se è bellissima l'idea di cercare di promuovere l'utilizzo, il consumo della frutta e della verdura nelle scuole, a partire dalle scuole elementari, la forma in cui si concretizza questo invito è veramente, secondo me, è
contraria a quello che è il suo obiettivo. Spesso la frutta che viene data è acerba, è dura, è immangiabile. Io ho i figli che mi dicono che quasi tutti buttano via buona parte di quello che viene dato, e allora viene dato in bustine tra parentesi di plastica. Se dobbiamo spendere i soldi della Comunità Europea per promuovere in questo modo il consumo della frutta, è meglio che cambiamo registro, perché questo è effettivamente quello che succede, quello che mi riportano le mie figlie, che mi riportano gli altri genitori, che questo progetto è un progetto che mi sembra totalmente fallimentare ed è un progetto che viene dalla nostra Europa. Grazie. Grazie consigliere. Mi chiede la parola l'assessore Napoli. 30 secondi. Allora, nella mia comunicazione all'inizio avevo citato uno degli eventi di apertura dell'anno di Città Europea del Vino. Allora, ci sarà sabato alle 9:30 proprio nell'aula magna del CIRVE, il Centro Interdipartimentale per la ricerca di viticoltura ed enologia, Università di Studi di Padova, in via Dalmasso 1 a Conegliano, il convegno dal titolo Il TTIP e i possibili effetti nel settore agricolo e vitivinicolo a livello comunitario e nazionale. Vedrà un parterre d'eccezione la professoressa Edi De Francesco, docente in politica agricola comunitaria, Dipartimento TESAF, Università degli Studi di Padova, e lei si occuperà del TTIP e tutela delle indicazioni geografiche negli accordi internazionali, ed il dottor Vincenzo Carrozzino, responsabile DOP e IGP, Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e questo signore ci parlerà del TTIP e la tutela delle indicazioni geografiche, opinioni e posizioni a confronto, e vari altri relatori. Quindi la tematica è in divenire, voglio dire, non è che improvvisamente i negoziatori europei siano delle sorte di kamikaze che si vanno a suicidare contro i grattacieli di Manhattan, no? Quindi sono questioni complesse che hanno sfaccettature di varia natura, e la peggior cosa che possiamo fare è quella di metterci un carico di ideologia che copre tutto. Io credo che i carichi di ideologia dobbiamo lasciarli perdere rispetto a queste questioni. Tutto qua. Grazie. Consigliere Carnelós. Sì, non sarei intervenuto su questo tema se il mio collega Posocco nell'ultima parte non si è asceso un po' di tono. Ecco, perché finché il discorso rimane, come si può dire, alto dal punto di vista ideologico, evidentemente chapeau, e quindi ciascuno di noi cercherà di imparare, perché abbiamo visto, fra l'altro è evidente che al di là di quello che può essere la battaglia fra America ed Europa, ne sorta un'altra, quella fra la manifattura e l'agricoltura, perché è evidente che quando si parla di economia, e qui premi Nobel basta vedere da che parte sono, qui a dire la verità è singolare che il lepenismo vada d'accordo con l'estrema sinistra, è così, come si può dire, suggestivo, e siccome forse è un déjà vu che le estreme sempre si toccano. Ma detto questo, vede Posocco, gli economisti ce ne sono di bravi da una parte, ce ne sono di bravi dall'altra. È evidente che il premio Nobel citato da Saracino, ovvio, è un premio Nobel. Ce ne sono altri che la pensano diversamente. Ripeto, io su questo tema non ho sicuramente la verità in tasca. Fra l'altro, visto che qui si citano, come si può dire, le medaglie, ho anche un'abilitazione in scienze giuridiche ed economiche, per cui anche sotto questo aspetto, diciamo, qualcosina ne so anch'io, e vi dico che si può dire anche lì tutto e il contrario di tutto, perché se si è di estrazione keynesiana si dirà una cosa, se si è di estrazione liberista se ne dirà un'altra, se si sposa la teoria classica di Smith o di Riccardo è un'altra ancora.
Sotto questo profilo io rifuggo dalle soluzioni semplicistiche e sotto questo punto di vista una cosa così che un po' mi dispiace è che, come si può dire, le bandiere di pace che avevamo mandato per elaborare insieme a tutti, anche su questo tema, un documento comune, si sono infrante di fronte al fatto o così o pomì. Perché quando si dice o così o pomì, qualcuno ci perde sempre. Ci perde l'istituzione, soprattutto. È vero, si ha la bandierina, ma non si porta a casa nulla. Io mi rifiuto di pensare che coloro che stanno trattando sono di buoni a nulla oppure degli pseudo-economisti che siano tutti del PD, non so, quelli francesi, inglesi, non mi pare che Cameron sia tanto di quell'opinione. È vero una cosa, che purtroppo viviamo in un'epoca in cui la cosa più importante è essere contro qualsiasi cosa. Sotto questo aspetto io inviterei a verificare se c'è la possibilità, di fare un documento comune, perché è indubbio che l'agroalimentare abbia la necessità di un sostegno. È vero, abbiamo poche possibilità come Consiglio Comunale, ma come affermazione può essere utile. È vero anche, e finisco davvero, che c'è anche la manifattura. L'economia è fatta di un conflitto di interessi, lì sì, nel senso ovviamente non politico del termine, ma nel senso economico del termine. Per cui le certezze non ci sono. Io confidavo in un documento comune, sotto questo punto di vista non c'è, e quindi mi atterrò a quelle che saranno le indicazioni del partito. Grazie. Consigliere Dus, lei la parola. Sul tema, no, siamo ancora Prego. Siamo ancora in discussione, dai. Allora, innanzitutto ringrazio sia il consigliere Saracino per aver portato questo tema all'attenzione di questo Consiglio e anche il consigliere De Valier per aver così bene argomentato e preannuncio che già sosterrò quanto da lui dichiarato. Nel merito dico anche che il 17 marzo sono stato a un incontro che si è svolto a Padova, un incontro organizzato dall'associazione di agricoltori alla quale io sono iscritto, e l'incontro verteva sul tema del TTIP e dall'incontro non sono emerse tutte queste critiche così pesanti come le avete dipinte voi quest'oggi, per cui probabilmente anche nel campo dell'agricoltura, a seconda dell'associazione a cui uno è iscritto o a seconda dell'associazione a cui uno fa riferimento, trova delle posizioni differenti. Ripeto, evidentemente l'associazione alla quale sono iscritto io ha delle posizioni più morbide rispetto a quella che vi sentite rappresentati voi. Tutto qui, grazie. Consigliere Fasan, prego. Sì. E anche la dichiarazione del voto, perché poi non prenderò più parola. Allora ho assistito, giustamente, no? Allora ho assistito a uno scambio di vedute da una parte De Valier, di cui trovo condivisibili molte cose, dall'altra parte Saracino con Posocco, di cui ho apprezzato anche le loro idee. Ha vinto Saracino, sai perché? Perché quando hai detto fidiamoci di quelli che vanno a trattare di noi, mi è venuto in mente Prodi quando è andato a trattare per l'Italia e che dalla sera alla mattina ci siamo trovati tutti poveri, dimezzati. Allora io dico che dipende da chi va a trattare. Se va a trattare un tedesco porterà sicuramente acqua al mulino della Germania.
se va un italiano speriamo bene, visto come sono andati gli accordi finora. Grazie. Sarà voto favorevole a Saracino. Grazie. Grazie consigliere De Bastiani, la parola al consigliere De Bastiani, prego. Sì, io voglio manifestare un sentimento di frustrazione in quanto stiamo affrontando un tema di cui io ci capisco poco o quasi niente. E ho notato che all'interno del Consiglio Comunale 3-4 consiglieri conoscono l'argomento e sono in grado di confrontarsi. Mi sembra che la maggior parte del resto del Consiglio Comunale non sappia di che cosa stiamo parlando, e l'ho dichiarato io per primo, insomma. Per cui sono anche un po' imbarazzato. Ho sentito parlare di certi problemi che sicuramente non sono di importanza, sono di estrema importanza, per cui dover esprimere in questo momento un voto a favore o contrario, veramente sono imbarazzatissimo. Sì, potrei astenermi, però a me farebbe piacere che la cosa fosse preparata e approfondita, e io non escludo che il Consiglio Comunale possa arrivare a un documento comune per quello che varrà, perché il nostro voto in Consiglio Comunale penso che... No, per quello che varrà, ma però comunque voglio dire anche per un fatto di coscienza, insomma, no, voglio dire, magari mi trovo adesso a votare una cosa che scoprirò magari fra 2 o 3 mesi che ho fatto una diavoleria, per cui mi piacerebbe, non so se proporre se fosse percorribile l'ipotesi di proporre a Saracino di ritirare la mozione con l'impegno di affrontare il tema ed approfondirlo in altra sede, magari per esempio in commissione, oppure con un gruppo comparato con un esperto, appunto, in modo di arrivare a un voto, insomma, no, consapevole. Sì, io adesso distinto mi asterrei, però non mi piace. Oppure cosa faccio? Voto a favore per rispetto al gruppo consigliare, però non sarebbe un voto che comunque mi darebbe soddisfazione. Quindi io chiedo a Saracino se secondo lui l'ipotesi di ritirarlo in questo momento con l'impegno di riportarlo al momento opportuno, quando i consiglieri avranno capito di che cosa stanno parlando e saranno in grado di valutare con più coscienza, mi sembrerebbe una soluzione vantaggiosa per tutti. Grazie consigliere. Consigliere Maset, prego. Grazie Presidente. Sì, il mio è la dichiarazione di voto, è anche molto veloce. Noi siamo perfettamente d'accordo con il consigliere Saracino, tra l'altro l'ha ben anche argomentata, e da quel po' in effetti che mi sono documentato, la sostanza è quella che ha argomentato lui. È chiaro e condivido il suo pensiero quando si è opposto a una, rivisitazione, stravolgimento che ha proposto il gruppo di maggioranza. È chiaro che se andiamo a rivedere il tutto, poi il senso viene stravolto, quindi capisco il consigliere Saracino. Ripeto, da parte nostra il voto è favorevole, perché crediamo che comunque questi accordi fatti vadano in una direzione che
ci porterà sicuramente dei danni, ecco, porterà dei danni alle politiche economiche locali, e quindi è una cosa che dobbiamo cercare di fermare, di bloccare. Grazie. Grazie. Visto che è stato interpellato, Sì, no, anche dichiarazione di voto. Beh, voglio dire Prego. che a sostegno della mia tesi c'è anche l'ACLI, quindi non soltanto l'AMPA. E io sarei stato veramente propenso a trovare una mediazione. Va bene mediazione, ma il vostro consigliere, che è il più quotato su questo argomento, mi ha cancellato tutto, quindi mi dispiace. Cioè, è tutto cancellato, quindi va bene trovare una mediazione, ma stravolgere quello che io voglio portare, non per un capriccio, ma perché dico no a questo tipo di accordo, perché mina la nostra libertà e i nostri prodotti. Ringrazio, ma devo declinare l'invito, perché va bene trovare un accordo, ma stravolgere, svendere le mie idee per qualcosa che non ci appartiene né a me e neanche a chi mi sosterrà, vi ringrazio, ma non lo farò. Quindi io chiedo che venga votata e voterò logicamente sì alle mie condizioni. Grazie. Consigliere Dus. Sì, per la dichiarazione di voto. Colgo nuovamente la proposta di De Bastiani, quindi di sospendere come prima proposta per riaggiornarci su questo tema con un approfondimento. È una proposta di... Sì, io personalmente sarei d'accordo, però il consigliere Saracino penso che abbia... no, ma non è, no, consigliere, non è quello l'accordo, non è quello l'accordo. Il consigliere De Bastiani parlava di un dibattito un po' più ampio, Sì, sì. se non ho capito male. Quindi il ritiro era motivato da quello. Poi se lei ha giustamente il diritto di far votare la sua proposta. Allora, io porterò lo stesso in votazione la mia mozione e invito il PD a fare qualcosa di simile con le loro idee in modo autonomo, perché si può trovare una mediazione quando ci sono punti di incontro. Qua onestamente io sono sostenuto anche dall'ACLI e altre associazioni che insomma io non, dico, non cambio giudizio così, sono coerente con quello che dico. Grazie. Ok. Allora va bene, mettiamo i voti, non so, vedo De Bastiani voleva aggiungere qualcosa, no? No, mettiamo a questo punto, la risposta del consigliere è negativa, quindi io metterei ai voti la sua proposta, e cioè il punto numero 7 all'ordine del giorno, mozioni in esecuzione diretta, articolo 22, eccetera. Quindi mettiamo in votazione. Allora, punto numero 7 all'ordine del giorno, favorevoli? 6 favorevoli, contrari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Astenuti? 1, 2, 3, 4. No, gli astenuti possono rialzare la mano. Daffrè, Botteon, Sonego, Bassetto. Darcier. 4 e 7, 11, 11 e 6, 17. Sì, i conti tornano. Bassetto. Saracino più 6, minoranza. Contrari, gli altri. Non è... Sì, sì. 6, 4, 10, 17. Sì, quindi la mozione è respinta. No, calma. Sì, sì. No, sono giusti, sono 17. 17. No, 6, 4, 10 e 7, 17. Tornano i conti. Sì. 6 4 astenuti e 7 contrari. Per un voto. Cazzo, per astenerti. Questo per un voto Martin perse la cappa. Vabbè, ma questo è una vittoria alla grande. Sì. Secondo me è respinta. No, secondo te è respinta? Consiglieri che si astengono dal voto si computano il numero necessario a rendere legale la seduta, ma non il numero dei votanti. Sì. Quindi conta i voti favorevoli e contrari, Sì. punto, chiuso. Articolo 61.
Sì, l'interpretazione è corretta, quindi conta il numero dei votanti e non degli astenuti, per cui la mozione è respinta. Scusa? Ok, a posto. Punto numero 8 all'ordine del giorno, interrogazione consigliare a firma del consigliere Fasan. Prego. Fasan, allora riepilogo, 5 minuti per l'illustrazione, risposta e la parola poi brevemente all'interrogante per esprimere o meno il suo gradimento. Prego, consigliere Fasan. Prego. La ringrazio, Presidente. Diciamo che è un'interrogazione che ho fatto ancora a gennaio, mi sembra, no? Lei parla di oggetto studio di microzonazione sismica finanziato dalla Regione Veneto con contributo della Protezione Civile Nazionale, assegnazione lavori del dottor Filippo Baratto. Chiarimenti, speriamo che li abbia già fatti. Il Comune Vittorio Veneto ha assegnato lo studio di microzonazione sismica a livello 1 del territorio comunale al dottor Filippo Baratto di Badia Polesine la cifra di 10.500 euro lordi con un ribasso che è prossimo al 70%. Infatti il Comune è assegnatario di un contributo di 24.750 euro della Regione. In realtà il finanziamento arriva dalla Protezione Civile Nazionale che costituisce il 75% dell'importo massimo impiegabile fino a 33.000 euro. Secondo le direttive nazionali di protezione civile 2008 vi sono 3 livelli di microzonazione sismica. La Regione Veneto ha stabilito che il livello 1 è obbligatorio a livello di PAT o primo P, mentre il secondo è obbligatorio per qualsiasi variante P dopo aver fatto il livello 1. La prossima DGRV, che a me risulta in preparazione, detterà i tempi anche dell'eventuale livello 3, a cui certamente Vittorio sarà interessato, visto le numerose frane che caratterizzano il suo territorio. Il livello 1, insieme con le condizioni limite per l'emergenza, è solo finanziabile dalla Regione, mentre gli altri livelli sono interamente a carico dei comuni. È quindi assurdo che il Comune assegni il livello 1 con un ribasso prossimo al 70%, sfruttando quindi i 7.875 euro del contributo regionale di 24.750. I 16.875 euro residui tornano alla Regione, con il rischio che addirittura possano tornare a Roma. Per utilizzare al meglio il contributo regionale di 24.000 euro, la cosa più intelligente era sviluppare unitamente il livello 1 anche il livello 2, che è obbligatorio per il successivo P e che non potrebbe essere finanziato dalla Regione. La modalità per poter fare questo, naturalmente concordata con gli uffici regionali, vede la realizzazione del secondo livello gestito come un approfondimento strumentale del primo e come tale deve comparire negli incarichi e nella sua rendicontazione. In tal senso si sono già mossi ad esempio i comuni di Miane e di Crocetta del Montello. È in corso di preparazione in Regione, proprio a seguito di episodi di assegnazione con ribassi enormi, Feltre 60%, Valdobbiadene 56%, Conegliano 60%, ma Vittorio non ha mancato occasione per distinguersi, per me sicuramente in modo negativo, raggiungendo il 70% da parte della Direzione dei Lavori Pubblici a Regione, una circolare ai comuni che li invita a spendere al meglio tutti i contributi della microzonazione. Chiedo all'amministrazione quale criterio sia stato usato nell'assegnazione dello studio del dottor Baratto e per quale ragione è stato deciso di rinunciare al 70% del finanziamento. Piccola integrazione. Nei requisiti per partecipare al bando per lo studio di microzonazione sismica, il Comune chiedeva minimo 20 prove tipo Maxwell-Remy e minimo 35 HVSR, che sono delle sigle che stabiliscono il modo di operare. Per rendermi conto di quanto chiedeva il bando, ho fatto delle ricerche sui prezzi applicati normalmente dalle società che eseguono questo tipo di interventi. Se l'amministrazione vuole essere erudita, posso mettere a disposizione la mia ricerca, ma credo che sia la prima riflessione che ha fatto prima di fare il bando e l'assegnazione dello studio. Da alcuni impresari che ho trovato si ricava che una prova MASF o REMI siamo fra i 10 e i 13 euro il metro e una prova normalmente lunga 50 metri e più, e quindi abbiamo circa 500 euro a prova.
Se vengono fatte entrambe le metodiche, MAS più RMI, si arriva a 800 euro e più. Una prova HVSR del prezzario dell'Emilia lo trovi a 300 euro, mentre quello dell'Umbria siamo a 200 euro. Quindi facendo un po' di conti, 20 stese sismiche a 500 fanno 10.000 euro, 35 HVSR 7.000 euro. A questo bisogna poi aggiungere il lavoro di informatizzazione dei dati, la compilazione dei database, secondo gli standard nazionali. Potrebbe essere aggiunti altri 2-3 mila euro. Per le condizioni limite per l'emergenza, valutazione di tipo ingegneristico sui punti critici ed edificato, la ordinanza 171 2014 per i comuni d'Italia e Vittorio Veneto prevede 5.000 euro. E la relazione illustrativa varrà almeno 2.000 euro. A questo punto siamo arrivati a 28.000 euro. Sto finendo, un capoverso. A questo punto vanno aggiunti gli oneri e si arriva a 33.000 euro, che è la cifra messa a bando d'asta. Mi piacerebbe essere informato in modo esauriente cosa abbiamo realizzato investendo 10.500 euro. Per finire, ma penso che non serva ricordarlo, Vittorio, tutta la parte nord che dovrebbe stare nella classe sismica più elevata. 5 minuti scaduti. Risparmiare sulle indagini sismiche, mi permetta, mi pare proprio sciocco. Però questo non era contenuto nella domanda. Qui è una precisazione. È una precisazione. Assessore Turchetto, a lei la parola. Sì, appunto, intanto tutta questa parte finale mi pare non ci fosse nella sua interrogazione. Io pare sia più chiaro, perché se parlo di MAS e RMI non capiscono, però con questa integrazione può essere chiaro. No, ma se lei chiede di rispondere, risponderemo a quello che ha scritto, insomma, non ad altro. Ecco. Quindi, allora, innanzitutto va chiarito che, a differenza di quanto da lei affermato, non è stato assegnato un incarico con un ribasso del 70%. Questo non è assolutamente vero. In questo caso, infatti, non vi era alcun base d'asta su cui effettuare il ribasso e pertanto non è stato richiesto alcun ribasso. I professionisti invitati, tutti coloro che avevano manifestato l'interesse a svolgere l'incarico, è stato richiesto invece un preventivo per lo svolgimento di determinati servizi tecnici, finalizzati appunto alla microzonazione di primo livello. Come correttamente lei ha evidenziato, solo questo era infatti il livello finanziato e finanziabile da parte della Regione Veneto e a questo quindi ci siamo attenuti, semplicemente a questo. I professionisti invitati erano 11, 9 hanno risposto e l'incarico è stato affidato al professionista che, nel rispetto delle prestazioni richieste dalla lettera d'invito, ha formulato il preventivo più conveniente. Tutto qui. Grazie. Consigliere Fasan. Grazie per la risposta, che sicuramente non è esaustiva come intendevo io. A me basta una cosa però, siccome conosco come funzionano queste cose, che questa volta il signore fa un ribasso di 17.000 euro, no? E la prossima volta a livello 2 e a livello 3, visto che c'ha le carte in mano, glielo facciamo fare a lui. Consigliere. Mi raccomando questa cosa solo, basta. Cosa ho detto? Però, consigliere, allora, la risposta è stata molto chiara. È stato fatto un bando, una specie di bando, hanno partecipato i professionisti. Insomma, vabbè. Ho detto che non sono soddisfatto e mi raccomando che non ci sia la prossima volta qualcosa. Interrogazione, punto numero 9 all'ordine del giorno. Chiarimenti sulla caserma Gotti, quale possibile futuro centro di accoglienza per emigranti e accoglienza migranti nella nostra città. Richiesta di chiarimenti. A firma del consigliere Fasan. Sì, consigliere, ancora a lei la parola, prego. Ringrazio. Questa invece è di metà febbraio, vabbè, perché è stata superata anche dagli eventi, direi, no? Da notizie di stampa, niente, oggi Treviso del 9/2/2016, niente, SPRAR a Vittorio Veneto, Fregona, Cappella Maggiore hanno perso la loro opportunità di ottenere quelle risorse indispensabili per avviare un percorso di accoglienza diffusa e organizzata dei migranti. 3 comuni, gli unici in circondario ad aver dato la propria disponibilità a partecipare allo SPRAR, hanno dovuto rinunciare a presentare un progetto. I termini del bando, pubblicato al fine di coinvolgere le cooperative, sono scaduti ieri e nessuno si è fatto avanti. In un recente consiglio comunale l'amministrazione aveva affermato con forza che grazie alla partecipazione dello SPRAR la nostra città non avrebbe più corso il rischio che la prefettura attivasse un punto di prima accoglienza in uno dei siti militari cittadini dismessi. In particolare, come tutti temono, vista la capienza e potenzialità ricettive della stessa nella caserma Gotti.
È presumibile quindi che le 3 citate amministrazioni di sinistra abbiano scelto di partecipare allo SPRAR non per carità cristiana né per uniformità politica con le linee del governo, ma che abbiano realizzato un dichiarato tentativo di portare il minor numero possibile di migranti nel comprensorio vittoriese. Visto come sono andate le cose e sentite le dichiarazioni preoccupate dell'amministrazione che si è accorta, anche se tardivamente, dell'insostenibilità di un'accoglienza senza limiti, guarda, sono stato precursore. Si può ora presumere che la nostra città veda l'arrivo di migranti e lagoti che si aggiungeranno ai 200 già presenti in varie strutture di accoglienza e dagli extracomunitari con il permesso di soggiorno che hanno raggiunto il 10% della popolazione residente. Dai numeri riportati dalla prefettura si evince che Vittorio Veneto già accoglie il numero di migranti 6 volte superiore a quello indicato dal governo come ammissibile per un'accoglienza sostenibile e non vedo come ci sia spazio per un'ulteriore ospitalità senza creare i presupposti per una tensione sociale, preoccupazione per la sicurezza e un danno per l'economia e il commercio locale. Ricordando quanto l'assessore si è lasciato sfuggire in aula consigliare, al quale mi va le mie felicitazioni per la venuta nascita della Sara, dice, che ci sia una reale possibilità che la Gotti diventi un centro di prima accoglienza. Chiedo che l'amministrazione esprima in modo inequivocabile la propria contrarietà, ma guarda, e quali siano le azioni intraprese affinché questa eventualità non si realizzi. L'avete letta, sta qua prima della conferenza stampa. Alla mia interrogazione chiedo una risposta corretta e non di circostanza, visto il precedente elusivo a una mia interrogazione consigliare su possibili arrivi di migranti in Valle Apesina in una struttura alberghiera chiusa. Ricordo che a mia precisa domanda il sindaco tranquillizzò le mie apprensioni asserendo che non c'era nulla di vero e che comunque, non essendo di sua competenza, non ne sapeva nulla perché la prefettura fa accordi direttamente con i proprietari degli immobili e con le cooperative, bypassando l'amministrazione. Incredibile. Le mie preoccupazioni alla fine si sono dimostrate fondate, visto che ora una trentina di giovani bengalesi svernano, era ancora inverno, a nostre spese all'Hotel Winkler. Non ho sentito alcuna dichiarazione da parte dell'amministrazione che abbia stigmatizzato il blitz da parte del privato della prefettura nel realizzare il centro di accoglienza in un quartiere già in grave difficoltà sociale per l'abbandono dei residenti a vantaggio di una ricca colonia di extracomunitari che poco fanno per integrarsi. Viene da riflettere su come possano essere stati accolti in sicurezza i migranti in una struttura chiusa da più di 2 decenni, da almeno una quarantina d'anni non ha visto adeguamenti strutturali ed igienici e normativi di alcun genere. L'amministrazione non si è nemmeno curata di informare il Consiglio Comunale su quanti migranti siano attualmente ospitati nella struttura, edificio che personalmente ben conosco e che potrebbe ospitarne 60 e più. La caserma Nogoti non è un sito privato, l'amministrazione deve esprimere la propria contrarietà al governo e la sua rappresentante prefettizia anche in modo eclatante, chiamando a raccolta i cittadini per una protesta di piazza a tutela della volontà di poter decidere sull'arrivo e sul numero di migranti ospitati sul proprio terreno comunale. Un minuto. Va bene. Se questo non si realizzasse si possono prefigurare 2 scenari. O l'amministrazione è forte nei suoi obiettivi politici è inconfessabilmente d'accordo con il prefetto sulla realizzazione del sito di prima accoglienza, rendendo con questo irrealizzabile lo SPRAR, cosa ipotizzata anche da altre forze politiche, oppure risultando debole al suo interno nella condivisione degli obiettivi fondamentali per la nostra città, non è in grado di assolvere le proprie funzioni amministrative e politiche. Passati 6 minuti, consigliere. Vabbè, io sono lì sulle regole, non sono come gli altri. L'esposizione è stata chiara ed esauriente, secondo me. La parola al sindaco per la risposta. Sì, grazie. Al di là di qualsiasi motivazione morale ideale, l'accoglienza di migranti, come lei mi insegna, è un preciso obbligo giuridico per l'Italia. Il rispetto dei principi e delle regole costitutive del diritto internazionale e delle norme del diritto dell'Unione Europea vigenti per la materia della migrazione hanno assunto ed assumono un rilievo fondamentale nel disegnare gli obblighi degli Stati, compreso ovviamente l'Italia, nell'assicurare la protezione internazionale, già prevista peraltro dall'articolo 10 della Costituzione italiana, che le risparmio di leggere. Quanto alla caserma Gotti, non capisco, non c'è, ma ne ho parlato con lei, a quale assessore si riferisca nella sua interrogazione, visto che sono certo che l'assessore Denardi non ha mai citato quel sito in Consiglio Comunale. In effetti però, forse
qualcuno potrebbe aver sentito cose diverse da quelle che sono state dette. Quanto al Winkler, come lei ben sa in forza dei suoi 17 anni trascorsi come amministratore di questa città, 5 dei quali come assessore, il sindaco del comune, quale autorità sanitaria locale, opera per il mezzo operativo dell'ULS, non autonomamente, che è l'unico ente in grado di valutare dal punto di vista tecnico la sussistenza dei requisiti necessari nei locali indicati. Al riguardo, come già detto, rispondendo ad altre sue interrogazioni, la Prefettura di Treviso e le varie ULS monitorano costantemente in accordo tra loro le condizioni dei vari siti dove sono collocati i richiedenti asili, non solo nel comune di Vittorio Veneto ma in tutto il territorio provinciale, e lo fanno non in base a sentito dire o valutazioni personali del tipo mi pare, secondo me, da quel che so io, ma sulla base di evidenze tecnico-scientifiche ed esperienze consolidate. Quanto all'accoglienza in casa privata di richiedenti asilo, temo lei sia incappato in quello che gli inglesi chiamerebbero misunderstanding, certamente non per sua colpa, ma derivato dalla lettura di testate giornalistiche non sempre precise e a volte disinformate, dedite più al sensazionalismo che alla diffusione della conoscenza del reale. Al momento non è possibile procedere all'accoglienza in case private di richiedenti asilo, visto che tale metodo di accoglienza è ancora al vaglio di fattibilità del Ministero dell'Interno. È possibile, questo sì, l'accoglienza in appartamenti privati sfitti per il tramite di enti attuatori dotati di esperienza pluriennale nell'accoglienza dei migranti. E l'avviso pubblico emesso dal Comune di Vittorio Veneto per l'individuazione di un soggetto attuatore per la coprogettazione, organizzazione e gestione di servizi di accoglienza dei richiedenti o titolari di protezione di loro familiari, nonché dei beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito dello SPRAR, era finalizzato non all'individuazione di famiglie che soffrissero di condividere la loro abitazione con i richiedenti asilo, ma di un soggetto giuridico, fosse esso cooperativa o società, che organizzasse l'accoglienza. Quello che mi spiacerebbe, però, è che qualche malintenzionato potrebbe malinterpretare le sue parole e individuare una sorta di timore reverenziale nella sua preoccupazione riguardo a quella che chiama, nella sua interpellanza, lezioni comportamentali e dissertazioni sull'obbligo morale verso la carità misericordiosa. Stia tranquillo, omnia munda mundis. Consigliere. Complimenti Sindaco per le citazioni latine, così le abbiamo capite in quanti. Chi è che ha fatto il liceo? No, ma mi riferivo a lei. Dopo la sua roboante risposta, che non condivido per niente, le chiederei, anzi, se potessi avere anche la risposta scritta, chiederò risposta scritta. Mi viene in mente, ma chissà perché, un professore che ha ospitato 6... Deve esprimere, consigliere, la propria soddisfazione. Mi dai 3 minuti o meno? No, non ha 3 minuti. Non soddisfatto. Credo che nessuno sia soddisfatto qui dentro di quello che ha detto lei. Grazie. Grazie. Chiedo, su richiesta dell'assessore Uliana, chiedo se è possibile mettere, ormai siamo arrivati alla fine, l'interrogazione 12 del consigliere Sant'Antonio, farla adesso perché ha dei problemi per la giornata di domani. Se siete d'accordo? Possiamo considerarla approvata questa modifica? Si scambiano. Sì, è possibile? Bon, allora, consigliere Sant'Antonio, il punto numero 12 all'ordine del giorno. A lei la parola. Vado velocissimamente. Allora, come premessa, l'argomento si tratta dell'asilo Ente Asili Infantili Manzoni, IPAB, considerando il fatto che a dicembre ci sono stati richiesti dei nomi per le proposte dei candidati consiglieri della minoranza per i consigli di amministrazione degli enti IPAB Manzoni e IPAB Fender, che i consigli di amministrazione sono in scadenza e che ad oggi non abbiamo avuto ancora alcun tipo di risposta alle nostre candidature, leggo velocissimamente l'interrogazione che ho scritto. Con la presente interrogazione si chiede al signor Sindaco delucidazione in merito all'attuale situazione dell'ente asili infantili Manzoni IPAB,
In particolar modo si chiede quale sarà il futuro, il destino di tale ente negli intendimenti dell'amministrazione. Inoltre si chiede quali eventuali misure di ricollocamento intende adottare l'amministrazione nei confronti delle 3 dipendenti dell'ente, nel caso in cui se ne presentasse la necessità. Approfitto di aver ancora un minuto dicendo che questa sera ho ricevuto un colpo basso da parte del Presidente del Consiglio, il quale mi aveva chiesto di seguire l'iter dei numeri delle interrogazioni ponendole alla fine. E poi mi sono ritrovato all'inizio del Consiglio mezz'ora di sostanzialmente domande di attualità del consigliere Carnelós e dell'assessore Costa. Non è corretto, anche perché noi è un anno che abbiamo votato in Consiglio Comunale una mozione che porta le interrogazioni, che sono l'unico momento in cui la minoranza può esprimere il proprio parere, all'inizio, e per, diciamo, colpa di un vostro collega consigliere è circa un anno che non viene fatta il passaggio in commissione, ed è l'unico atto formale che garantirebbe che questa mozione potesse avere definitivamente l'approvazione. Quindi, voglio dire, prima si chiedono delle cose, noi le concediamo, però poi ci vengono propinate mezz'ora di intervento che porta a mezzanotte e mezza, e non è corretto, le interrogazioni della minoranza. Grazie. Grazie consigliere, però io non dico che casco dalle nuvole, ma le domande di attualità vanno necessariamente in testa. Poi le ho detto che come consuetudine di quest'ente, quando ci sono tecnici che intervengono al dibattito per rispondere alle domande tecniche, si fanno quei punti all'ordine del giorno come è stato preparato. Tutto qua? Sì, ma non è stata una prevaricazione, mi scusi. Vabbè. Assessore Uliana. Sì, io ringrazio perché è stato scambiato l'ordine e do la mia risposta. Allora, ricordo che già dal 2007 si era iniziato a parlare di un progetto di fusione delle 4 IPAB cittadine al fine di realizzare un'unica azienda pubblica dei servizi alla persona. Noi intendiamo continuare in questo percorso e soprattutto nello spirito di collaborazione che c'è sempre stato tra il Comune e l'ente Asilo Manzoni. L'amministrazione auspicava, come tutta una serie di elementi documentari possono confermare e di incontri avuti, confermava, dicevo, di poter giungere ad una soluzione condivisa, con un impegno da parte del Cesana Malanotti di sostenere l'acquisizione dell'ente Asilo Manzoni, e questo avrebbe permesso anche un possibile ricollocamento di questi 3 dipendenti. A questo punto direi, dopo quello che è stato ampiamente spiegato dai colleghi questa sera, allo stato attuale direi che la fusione, come noi auspicavamo, è quantomeno impropria, dato che questo importante e benefico patrimonio che appartiene alla città di Vittorio Veneto e ai vittoriesi, con gli ultimi avvenimenti vede spostata la sua gestione in altra direzione, in direzione San Venemiano, e quindi questo spoglia di fatto la città e l'amministrazione comunale di questo ente. Questo è un aspetto. L'altro, che lei non chiede, ma che secondo me è legato e può dare una risposta più esauriente, riguarda la richiesta e la possibilità di ottenere anche quest'anno la 3ª sezione dell'asilo statalizzato. Noi, insieme alla dirigente, la dottoressa Loredana Buffoni, abbiamo fatto richiesta di attivazione della 3ª sezione
avanzata presso l'ufficio scolastico territoriale di Treviso il 2 dicembre, l'abbiamo ribadita e ripresa in data 21 marzo e io incontrerò poi venerdì prossimo la dottoressa Beltrame dell'ufficio scolastico regionale e la dottoressa Sardella dell'ufficio scolastico territoriale per sostenere con forza questa nostra posizione di poter avere tutta l'asilo statalizzato. Anche questo è un raggiungimento peraltro quest'anno più difficile dell'anno scorso. Conto sicuramente nel riuscire ad ottenere questo risultato sul fatto che si possa lavorare nel passaggio dall'organico di diritto all'organico di fatto e quindi nel riuscire ad attivare questa nuova sezione, perché le iscrizioni hanno già raggiunto un numero di 31 bambini. Quindi a fronte di questo numero e di tutta un'altra serie di considerazioni che peraltro sono le stesse che abbiamo portato avanti l'anno scorso, io vedrò di insistere il più possibile per cercare con tutti i mezzi di poter ottenere anche la terza sezione statalizzata, e questo va ovviamente nella direzione di liberare praticamente quello che era l'IPA Manzoni da questo ruolo che da sempre aveva assunto. Grazie. Consigliere Sant'Antonio, prego. Ok, grazie. Soddisfatto. Soddisfatto, grazie. Consigliere Posocco? Avete fatto scambio. Consigliere Saracino, ok. A lei la parola. Un attimo. Prego. Visto l'orario faccio un sunto dell'interpellanza che di per sé è anche abbastanza semplice. Grazie. Relativamente al personale invece dell'IPAB, si sa dove va a finire? Sì, ho risposto, appunto dicevo che noi auspicavamo di poter arrivare a questa fusione come e avevamo lavorato per questo. In questo momento è tutto congelato dati le ultime novità che conoscete anche voi, per cui dobbiamo aspettare di vedere dove andremo a parare. Consigliere Saracino, prego. Sì. Visto l'orario e anche la voce del sindaco, faccio un sunto per dare la possibilità di fare una risposta veloce. Il problema che volevo sottoporre è che online sul sito del comune i verbali dei consigli comunali accessibili sono indietro quasi di un anno. C'è un regolamento che noi abbiamo, che è l'articolo 63, 64 e 65, che ci danno delle direttive su questo, da questo punto di vista. Infatti la mia domanda era chiedere come mai questo ritardo, e gentilmente il segretario comunale a un mio accesso agli atti ha risposto che c'è carenza di personale, quindi posso in parte anche essere soddisfatto di questo, però almeno, visto che è una ditta esterna che fa questo lavoro, almeno la pubblicazione un po' più celere, perché purtroppo non tutti i cittadini riescono online a vedere le dirette oppure lo streaming. Se si può in qualche modo, compatibilmente con la mancanza di personale, magari non arrivare un anno dopo, ma in tempi più celeri. Grazie. Prego. Grazie consigliere anche della comprensione della situazione. Su temi relativi a trasparenza e corruzione, il legislatore è intervenuto in questi anni ripetutamente, emanando fra l'altro numerose disposizioni normative o direttive che comportano fra l'altro nuovi e consistenti adempimenti e relative scadenze che impegnano gli uffici a farvi fronte di giorno in giorno. Nel 2015 inoltre il personale è stato impegnato a seguire anche altre urgenze dettate da nuove normative. Pensiamo solo ad esempio all'armonizzazione contabile, l'adozione del DUP, la stesura del bilancio 2016, attività periodica di controllo successivo della regolarità amministrativa degli atti da parte dell'unità interna di controllo e quanto altro. Come le era già stato comunicato a seguito di analoga richiesta da lei inviata il 21 gennaio, si ricorda che non si tratta di prendere il verbale così come arriva dalla ditta di trascrizione, numerarlo e pubblicarlo nel sito, ma è necessaria un'attività di controllo del testo per carenze e correzione di errori materiali
nonché per l'inserimento di dati mancanti in ordine alla votazione e alla presenza e assenza di consiglieri nel corso della seduta. Inoltre, la trasparenza sull'attività consigliare è comunque garantita a tutti dalla presenza del sito nel video delle sedute consultabili, a prescindere dalla formale disponibilità di verbali nella raccolta degli atti del predetto sito. Questa infatti viene sempre pubblicata integralmente. Fra l'altro nel sito dei consiglieri, nell'area riservata, c'è sempre la trascrizione integrale. Non appena pervenuta da parte della ditta incaricata del servizio di trascrizione. Attualmente si è cercato ovviamente di porre rimedio per quanto possibile alla situazione. Residuano 4 verbali che contiamo di pubblicare nelle prossime settimane per arrivare possibilmente ad essere in pareggio. Grazie. Soddisfatto perché il Comune si impegna. Grazie. 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 Ultimo punto all'ordine del giorno, consigliere Posocco, a lei la parola. Grazie Presidente, cercherò di essere rapido. La mia interrogazione, datata 17 febbraio, ha come oggetto i furti reiterati nel Vittoriese, prevenzione e sicurezza. Partendo dallo spunto dal fatto che giovedì 3 febbraio i carabinieri di Vittorio Veneto avevano arrestato in flagranza di reato 2 giovani albanesi che avevano commesso 7 furti nel Vittoriese, e era uno degli ultimi episodi di quel periodo di furti nelle abitazioni che si erano verificati nei quartieri periferici di Carpesica o Cozzuolo o San Giacomo, oltre a San Lorenzo, come anche i comuni limitrofi come Cappella Maggiore e Fregona. Considerata l'inadeguatezza dell'attuale quadro normativo per la sicurezza, che dove ci sono anche situazioni penose come quella recente a Farra di Soligo, dove l'aguzzino nordafricano, dopo aver pestato a sangue un oltre ottantenne per derubarlo di 70 euro, abita ora in libertà vigilata nella stessa via della vittima, e ci auguriamo di non assistere a simili situazioni a Vittorio Veneto. A tal proposito voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai carabinieri e alle forze dell'ordine che controllano quotidianamente il territorio anche attraverso una strutturata attività di prevenzione dei reati che ha portato all'arresto di 2 malviventi albanesi nella notte del 3 febbraio. Vorrei muovere dallo specifico caso del 3 febbraio per rivolgere la mia richiesta al sindaco. Poiché dalla prassi e dalle statistiche rileva che molto spesso gli arresti per furti e rapina tendono a risolversi con soluzioni di libertà vigilata per i rei, e considerato il realistico rischio per la nostra cittadinanza di potersi trovare nuovamente faccia a faccia con gli arrestati, invito il sindaco a dare il massimo rilievo alla questione della sicurezza. In conclusione, chiedo al sindaco che nel caso in cui quei malviventi non fossero trattenuti in carcere, ad invitare il prefetto nei locali del Consiglio Comunale, al fine di relazionare alla cittadinanza sul perché, pur arrestati in flagrante, essi siano tornati in libertà, sul come i cittadini possono lecitamente difendersi e su quali comportamenti preventivi possono assumere. Prego, Assessore Turchetto, a lei la parola. Sì, allora, diciamo, lei fa delle considerazioni di carattere generale sul problema dei furti, formulando anche delle richieste che sono solo parzialmente di competenza di questa amministrazione. Quindi io mi limito, insomma, a rispondere a quanto di nostra competenza. Ecco, per quanto ci riguarda, noi ci siamo attivati con forza nel contrasto della criminalità, in particolare nella prevenzione dei reati, appunto, quali truffe e furti nelle abitazioni. In particolare, in dettaglio, nel corso del 2015, con la collaborazione dei Carabinieri e della Polizia Locale, sono stati organizzati 2 incontri con la cittadinanza, uno a San Giacomo e uno al Teatro da Ponte, proprio per informare la cittadinanza stessa sulle buone pratiche da attuare per difendersi dalle truffe e dai furti in abitazione. Ecco, durante il periodo natalizio è stato potenziato il controllo da parte delle pattuglie della Polizia Locale nelle aree più sensibili. Le perlustrazioni si sono svolte in stretta collaborazione con il comando della Compagnia dei Carabinieri, sia per prassi operativa consolidata, sia per ottimizzare le risorse disponibili.
Sottolineo inoltre che la sinergia tra l'Arma e la Polizia Locale è una realtà ormai conclamata che rafforza l'attività di intelligence e consente un buon livello di prevenzione. Ecco, come terzo punto, nel corso del 2015 è stato ammodernato l'impianto di videosorveglianza comunale. Nel 2016 andremo ad ampliare l'impianto stesso con una nuova telecamera appartenente al progetto provinciale Visore, attraverso il quale è stata realizzata una rete di controllo sovracomunale estesa a buona parte della provincia di Treviso e con l'attivazione di ulteriori nuove 7 postazioni già finanziate col bilancio 2015 a presidio dei punti di ingresso della città, delle principali vie di comunicazione e a tutela dei beni storici e architettonici. Grazie. Consigliere Posocco. Sì, la ringrazio della risposta. Non sono soddisfatto non per la risposta in sé, perché la mia interrogazione non era una critica verso questa amministrazione. So che la polizia e i carabinieri si sta facendo un buon lavoro di prevenzione. Il mio discorso è questo: partendo da, siccome la sicurezza è la base della libertà, e siccome quando una persona subisce un furto, una persona che entra ti ruba la fiducia, la speranza, la tranquillità e la serenità di progettare la propria vita, io vorrei capire perché quando le forze dell'ordine fermano un delinquente questo viene subito liberato. Per questo invito il sindaco, e penso che il Consiglio Comunale sia d'accordo, di invitare in aula il prefetto che ci spieghi i motivi e perché funziona così questa giustizia. Sì, mi è un permetto, invito. Per quanto riguarda il problema della sicurezza, capisco la sua richiesta. Se si tratta di chiedere al prefetto, mi correggano gli avvocati in aula se sbaglio, chieda a lei perché sono liberi, non è competenza del prefetto, l'organo giudiziario è un altro, non è il prefetto. E poi invitare chi ha la competenza, qualcuno che ci spieghi perché non è possibile, signor sindaco. No, scusi, se non è una richiesta strampalata me lo dica. Grazie. Grazie. Dichiaro chiusa la seduta. Buonanotte ai consiglieri, buonanotte a voi. Ultima comunicazione, mi consegna il consigliere Fiorin, i sottoscritti Fiorin Fiorenza e Bassetto Paolo indicano nella persona di Fiorin Fiorenza il loro capogruppo consigliere, visto che c'è stata la surroga. Ecco, ti sei presa anche gli applausi. Ecco, consegno al segretario. La nomina ufficiale dell'indicazione del capogruppo.